Allora, cortesemente, se ci accomodiamo, dobbiamo iniziare i lavori perché c'è una diretta streaming e quindi vi chiedo cortesemente, so che altri stanno arrivando purtroppo in ritardo, ma dobbiamo iniziare anche per rispetto a chi è già collegato. Chiedo al Presidente De Noia di venire qui alla Presidenza. Si sente? Prego. Grazie, vi accomodate, dobbiamo iniziare per problemi soprattutto legati alla diretta streaming e a chi è collegato con noi sul canale YouTube alla nostra assemblea. So che altri stanno arrivando, ma mi corre l'obbligo comunque di iniziare i lavori, anche perché come vi ho detto poc'anzi, l'assemblea è trasmessa in diretta streaming per chi la vuole seguire e naturalmente noi abbiamo bisogno comunque di far andare avanti i lavori. Voi come sapete i lavori devono iniziare alle 10:30, siamo già in ritardo, dovremo terminare alle 13, avremo poi una breve sosta per un pranzo frugale, un piccolo break insieme, per poi al pomeriggio i delegati dell'Assemblea nazionale di CIA saranno convocati per discutere degli adempimenti statutari, delle comunicazioni del Presidente, di vari ed eventuali, ma quella è riservata solamente ai delegati. A me mi corre l'obbligo di presentarvi gli ospiti innanzitutto. Naturalmente qui alla mia sinistra il presidente di Anabio, Giuseppe De Noia, che naturalmente è come dire il protagonista di questa assemblea, il padrone di casa, diciamo così, e naturalmente ringraziamo anche la dottoressa Stefania Mastromarino, il dirigente del settore dell'agricoltura biologica e sistemi di qualità alimentare del MASAF, che ha avuto la cortesia e la gentilezza di presenziare ai nostri lavori. Per noi un'occasione naturalmente, oltre che di conoscenza, anche di scambio di opinioni per cercare di capire in che direzione va l'agricoltura biologica e quali sono i programmi del MASAF. E quindi io darei volentieri la parola al presidente De Noia, che si può accomodare anche sul palco laggiù, per il suo intervento di apertura di questa assemblea annuale di Anabio. Prego, presidente De Noia. Non funziona? Funziona? No, non funziona? Funziona? Sì, sì, funziona. Benissimo. Allora, un buongiorno a tutti. Oggi cominciamo questa assemblea di Anabiocia e cominciamo al contrario, con i ringraziamenti. I ringraziamenti al mio Fabio Chessa, che mi supporta e mi sopporta in tutte le attività che stiamo svolgendo da circa 2 anni a questa parte. Ringrazio il presidente di Agricoltura e Vita e anche l'amico di sempre, Matteo Ansanelli, per il supporto che ci hanno dato nella redazione del progetto ministeriale, che non solo ci ha visto il riconoscimento, ma è stato riconosciuto anche come un gran bel progetto di sviluppo del settore biologico all'interno della nostra organizzazione. Ringrazio il supporto di tutta l'organizzazione di CIA Agricoltori Italiani,
con il presidente Fini, con cui mi sono sentito circa un paio d'ore fa mentre stavamo arrivando a Roma, e anche in questo caso devo dire che il supporto c'è tutto. C'è tutto, il supporto, il sostegno, la condivisione, il confronto, che mi dà la possibilità come presidente di Anabiocia e ci dà la possibilità come Anabiocia di interagire anche con altre strutture organizzate e di interagire con riflessioni e soprattutto con la costanza e la forza degli argomenti della nostra organizzazione, e questo non è poco. E un saluto, per ultimo, ma non perché ultima, alla dottoressa alla dottoressa Mastromarino, che da pochissimo neoresponsabile del settore agricoltura biologica del Ministero. La ringraziamo per essere presente questa mattina qui con noi, e un saluto anche a tutti i collegati. Quindi abbiamo cominciato al contrario con i saluti, e adesso entriamo nel merito dell'assemblea. La convocazione dell'assemblea annuale di Anabio-CIA, l'Associazione Nazionale per l'Agricoltura Biologica e Biodinamica, promossa appunto da CIA Agricoltori Italiani, è per noi anche un'occasione per discutere pubblicamente delle tematiche afferenti al comparto del biologico. Noi come presidenza, come esecutivo, ci siamo insediati da circa 2 anni. Non sappiamo se abbiamo fatto tanto o abbiamo fatto poco, però su una cosa, una riflessione non si può fare a meno, che oggigiorno, lì dove si parla di agricoltura biologica, lì dove si propongono le riflessioni sull'agricoltura biologica, sugli sviluppi dell'agricoltura biologica in Italia, non si può più prescindere da Anabiocia. Siamo su tutti i tavoli, siamo presenti su tutti i tavoli, con la nostra proposta politico-sindacale sul biologico, e di questo ce ne danno atto anche le altre associazioni del settore biologico. Abbiamo aperto una riflessione a 360 gradi con le altre associazioni del bio e riteniamo di non essere soprattutto secondi a nessuno, anzi molto spesso, così come accade, e questo ce lo dobbiamo dire per onestà intellettuale e morale, molto spesso, così come accade anche all'interno di Federbio, la Federazione del Biologico Italiano, siamo noi che portiamo la proposta all'interno della federazione e molto spesso le altre associazioni condividono i nostri percorsi. Questo significa, a mio avviso, che si sta facendo un ottimo lavoro. E ci tengo a specificare un ulteriore elemento: non l'ottimo lavoro del presidente De Noia, ma l'ottimo lavoro della squadra che supporta il presidente De Noia, perché il presidente De Noia da solo non va da nessuna parte se non c'è una squadra composta dai componenti dell'esecutivo, una squadra di tecnici che ci sono all'interno della nostra organizzazione e che supportano l'azione politico-sindacale della nostra associazione, e quindi la squadra, e che io ringrazio nuovamente. Quest'anno abbiamo scelto un tema che per noi è assolutamente dirimente e di fondamentale importanza: la formazione, l'informazione, la consulenza e la promozione, le nuove sfide per l'agricoltura biologica e l'attività di Anabiocia. In attesa che nei prossimi giorni venga presentato il rapporto 2023 sulle cifre del biologico, ne stavamo parlando poc'anzi con la dottoressa Mastromarino, credo che ci sia la necessità di sottolineare l'importanza che riveste il biologico nel panorama agricolo nazionale, e questo per il momento lo possiamo fare con i dati presentati da Ismea per l'anno 2022. 2.400.000 ettari di superficie agricola utilizzata bio, circa il 19% della SAU nazionale, 93.000 operatori biologici, di cui 83.000 aziende agricole, con un più 8,9% rispetto al 2021,
è 28,4 ettari la superficie media delle aziende bio, considerando che la superficie media sono 11 ettari. E soprattutto, un dato importantissimo, che è quello che poi porta il reddito delle aziende agricole e biologiche, 4 miliardi il valore di mercato del biologico sul consumo in tutta Italia. Quindi numeri importanti, vedremo l'evoluzione che sicuramente sarà, farà parte dell'incontro che sarà svolto tra una settimana sul lago di Bracciano, e vedremo anche i nuovi dati ISMEA. È un settore, nonostante le tante problematiche, è un settore in grande salute. Tuttavia, nonostante la crescita pressoché costante di questi ultimi anni in termini di superficie operatori biologici, così come dicevo, il settore del mercato e dei consumi non seguono la stessa tendenza, anche a causa delle varie crisi in atto che, riducendo il potere d'acquisto dei cittadini, fa registrare una contrazione dei consumi. Non dimentichiamo, è sotto gli occhi di tutti, che di fatto stiamo vivendo un'economia di guerra. Un'economia di guerra che passa dalla Russia all'Ucraina, per i paesi del Medio Oriente, e non si sa all'orizzonte che cosa ci aspetta. È una situazione molto delicata, qualcuno sta cercando di trascinare anche l'Europa in queste assurde guerre, per me assurde, in considerazione del fatto che sono una persona di buon senso, così come si diceva, perché con il buon senso si superano anche le guerre più disperate che si possano mettere in atto. Però l'economia che stiamo vivendo di fatto è un'economia di guerra. E questo è uno dei temi che deve essere affrontato con la necessaria urgenza, con strumenti che agevolino l'aggregazione della domanda anche attraverso i contratti di rete, i distretti bio, le intese di filiera e le organizzazioni interprofessionali, con al contempo azioni per stimolare la domanda e incentivare i consumi. L'ho detto prima in sordina alla dottoressa Mastromarino, lo dico adesso pubblicamente: Anabiocia è disponibile ad una riflessione complessiva, purché ci si metta alle gambe e si dia un'accelerata all'intero settore. Siamo propositivi, vogliamo essere protagonisti insieme al Ministero per il bene di tutta l'agricoltura biologica e per tutto il settore biologico italiano. Ma naturalmente non è l'unico, giacché al pari del comparto agricolo nel suo complesso, l'aumento dei costi di produzione e le sempre più frequenti calamità naturali, mi preme esprimere la solidarietà di Anabiocia alle aziende agricole colpite nel Piemonte, nell'Alessandrino. Siamo vicini ai nostri colleghi, indipendentemente se questi colleghi siano soci CIA o soci di altre organizzazioni agricole professionali. Quando arrivano quelle calamità naturali bisogna andare oltre, e noi siamo fermamente convinti di andare oltre, perché la forza dell'agricoltura è di fare sistema e solidarietà anche in quei momenti dovuti a questi cambiamenti climatici. Ed è anche su questo tema che bisogna aprire delle riflessioni all'interno del Ministero, perché ormai sono sempre più frequenti. In Piemonte la grandine, nel sud Italia la siccità, non piove da 6-7 mesi, stiamo avendo la cascola delle olive, stiamo avendo problemi sul grano, le nostre aziende agricole hanno prodotto il 60% in meno a causa della siccità. Stiamo avendo problemi adesso sull'ortofrutta, nonostante impianti che riescono a far fronte anche alla calamità naturale della crisi idrica, però con costi molto elevati, perché nel sud Italia siamo costretti a pompare acqua da 1000 metri sottoterra, con dei costi di produzione che vengono fortemente lievitati e che vanno ad incidere poi sull'andamento delle aziende agricole sul mercato. A ciò
si aggiunga anche un groviglio di pastroglie, ma io dico pastrocchie burocratiche, che in tanti casi soffocano il produttore biologico. E cito solamente gli ultimi due esempi. Anche questo tema lo abbiamo discusso sommessamente con la dottoressa. L'accanimento burocratico di cui in questo scorcio di campagna PAC sentiamo ancora il peso. Le notifiche ai PAC, che quest'anno stanno facendo impazzire non solo i produttori, ma anche i nostri operatori del CA. Io, oltre a svolgere il ruolo di presidente nazionale di Anavio, sono anche il presidente di una grossa provincia, la provincia di Bari e Bat. Ho i miei collaboratori in crisi. Normalmente gli altri anni in questo periodo avevamo chiuso quasi il 90% dei fascicoli aziendali. Da una ricognizione che ho fatto fare dal mio direttore provinciale la scorsa settimana, l'ho fatto fare appositamente perché lo volevo raccontare qui a voi. Da una ricognizione che ho fatto fare dal mio direttore provinciale la scorsa settimana, stiamo appena al 47% di fascicoli aziendali validati. Considerando che la scadenza del Ministero, Matteo, l'ha fissata al 31 luglio. Io non so come faranno i nostri collaboratori e posso garantire che stanno lavorando alacremente dalla mattina alla sera, compresi i weekend. Questi sono temi che bisogna discutere, che dobbiamo riflettere sul perché devono accadere queste cose. È un peso burocratico che va a pesare sulle aziende agricole. La maggior parte dei grossi fascicoli aziendali non sono stati ancora validati perché l'anagrafica non si riesce a collegare con l'alfanumerico, e se non si convalidano i fascicoli aziendali, le aziende hanno anche problemi ad adempiere al PSR e quindi a poter aderire alle misure a superficie delle varie regioni. E quindi alcune volte io l'ho detto ai miei soci, alcune volte mi sento completamente disarmato nonostante l'azione costruttiva che facciamo nei confronti del Ministero, di Agea. Però sentirsi disarmato e soprattutto non riuscire a dare dei risultati, dei riscontri concreti alle nostre aziende agricole, alcune volte mi spingono veramente a mettermi in discussione in modo forte, perché il ruolo di chi rappresenta il mondo agricolo, a qualsiasi livello esso sia, è quello di dare risposte concrete allo sviluppo dei territori e delle aziende agricole. Quindi facciamo massa critica, mettiamoci tutti insieme. È un appello che Anabiocia lancia questa mattina. Lo lancia alla dottoressa, rappresentante del Ministero, affinché lo faccia proprio e lo porti all'interno anche del Ministero. Da parte nostra c'è la massima disponibilità, perché siamo fermamente convinti che i temi, le discussioni si ragionano sui tavoli istituzionali e non per le strade. I tavoli istituzionali sono quelli deputati a risolvere le varie tematiche, però dobbiamo fare fronte unico. Poi aggiungiamo a tutto questo ciò che fanno le regioni, con bandi a singhiozzo e tutti diversi uno dall'altro, ma in compenso tutti molto complicati. E quindi si comprende del perché i tanti si scoraggiano e abbandonano il bio. Anche su questo, il Green Deal, uno dei punti forti del Green Deal è che entro il 2030 tutti gli stati devono raggiungere il 25% delle superfici a biologico. Però io mi chiedo, con una regia nazionale, com'è possibile che le regioni hanno fatto dei bandi capestro, nonostante poi dei bandi capestro, hanno anche ridotto il riconoscimento del premio sul biologico. Penso alla Sicilia, penso alla Puglia, penso a regioni come la Toscana, come io ricevo input da tutte le regioni, cioè invece magari di incrementare, di incentivare
l'agricoltura biologica stanno facendo di tutto per disincentivare, e conosciamo le attività e le operazioni culturali che si fanno in agricoltura biologica rispetto all'agricoltura convenzionale, e quindi quel sostegno credo sia più che legittimo. Comunque sia, in questi 2 ultimi anni sono stati ricchi di iniziative e di provvedimenti normativi, e qui voglio richiamare giusto quelli più significativi. È entrato in vigore a gennaio del 2022 il regolamento europeo 848 del 2018, a marzo del 2022 in vigore la legge nazionale numero 23 sul bio, è stato adottato il piano nazionale sementi sul bio e approvato il piano d'azione nazionale sul bio. È stato fatto molto, si potrebbe fare ancora molto di più, con la collaborazione di tutti, insieme. Io, diciamo, questa mattina il messaggio è questo che voglio lanciare: lo stare insieme, con un confronto costruttivo. Magari i confronti alcune volte si fanno anche tenaci, duri, ma purché costruttivi. Crediamo che molte delle criticità che abbiamo evidenziato, e tante altre ancora che non abbiamo qui il tempo per raccontarle, possano trovare una risposta in questi strumenti normativi, che devono essere pertanto completati al più presto con i decreti attuativi, la programmazione delle risorse, la scala delle priorità, delle azioni, e con interventi a costo zero che incidano sulla semplificazione e sburocratizzazione del settore. Anabiocia questa mattina rilancia pertanto un memorandum. Il memorandum lo fa in 5 punti. Il primo punto è lo snellimento delle procedure di certificazione di processo e di prodotto. Il secondo punto, l'attivazione di campagne informative e di comunicazione mirate ad incentivare i consumi di prodotti biologici e a stimolare la domanda. E qui penso al marchio unico del biologico italiano. Abbiamo cominciato un gran lavoro al tavolo ministeriale, non ne conosciamo le ragioni, quel lavoro si è fermato. Sburocratizzazione per favorire la fase di conversione al metodo biologico e quella di mantenimento. Quarto punto, gli sgravi fiscali ai protagonisti del settore e maggiori sostegni a ricerca, innovazione e formazione. E il quinto punto, iniziative per assicurare l'uniformità delle regole all'interno dell'Unione Europea riguardo la produzione, la commercializzazione e i controlli, la cosiddetta reciprocità. E soprattutto guardare non solo agli organismi interprofessionali, ma guardare anche agli OP e alle AOP dei produttori biologici, che ritengo siano strategiche nel panorama di sviluppo economico dell'agricoltura biologica e quindi dei territori. Se si condividono questi obiettivi, Anabiocia è a disposizione per collaborare e lavorare in questa direzione. Non di meno, il nostro impegno è rivolto alla nostra base associativa, anche attraverso le attività e le azioni che, grazie ad un progetto finanziato dal MASAF, stiamo portando avanti con tenacia sul territorio e di cui si riferirà nel prossimo intervento Fabio Chessa, perché è giusto che ne parli lui. Ovviamente il progetto approvato dal MASAF è il frutto di una collaborazione all'interno dell'organizzazione. E ancora una volta mi preme dire che lì dove c'è collaborazione si riescono a creare grandi e belle progettualità, e soprattutto si riescono ad indicare le strade di sviluppo non solo dell'agricoltura biologica, ma del mondo agricolo in termini generali. Grazie a tutti quanti voi. Grazie Presidente. Naturalmente la relazione introduttiva del Presidente ha toccato tantissimi temi, mentre invece io vi parlerò solo di un tema, anche perché, come ha detto il Presidente De Noia in chiusura del suo intervento, il lavoro che si svolge è un lavoro che è comunque frutto di un po' di fatica che abbiamo fatto l'anno scorso per partecipare a un bando che il MASAF aveva fatto esattamente nella primavera del 2023,
e di cui Anabi-UCIA è stata beneficiaria grazie al posizionamento in graduatoria in posizione utile. A fine anno 23 è stato concesso il decreto di finanziamento e dopo una attività svolta all'interno della nostra confederazione insieme alle nostre strutture territoriali per spiegare che cosa si intendeva fare, quali erano le azioni che avevamo previsto di svolgere all'interno del nostro progetto, abbiamo iniziato il nostro lavoro nella primavera di questo anno, portando avanti 3 filoni principali del nostro progetto, che sono quelli della formazione e della informazione, quell'altro della consulenza alle aziende agricole e l'altro ancora è il filone della promozione e della commercializzazione dei prodotti. Intorno a questi 3 temi principali si è sviluppato il nostro progetto, abbiamo elencato una serie di attività e come vi dicevo a novembre del 2023 è arrivato il decreto di finanziamento. Non è una cifra esorbitante naturalmente, perché tutti quanti ci aspettiamo sempre di più da questa iniziativa. Tra l'altro erano fondi che erano stati accantonati nel Fondo dell'Agricoltura Biologica negli anni 21-22, mi pare, qualcosa del genere, e quindi è stato un bando per noi richiesto da tempo e che ha fatto da apripista anche a quello sui distretti biologici e quello sulle filiere. Il nostro progetto quindi sta prendendo piede, abbiamo già fatto alcune azioni sul territorio ed in particolare il nostro progetto si intitola Il biologico tra tradizione ed innovazione. Ale? Eccolo qua, il biologico tra tradizione e innovazione è il titolo del nostro progetto e come vi dicevo in apertura all'interno sono sviluppate sia i capitoli riguardanti i programmi principali e sia le singole azioni che dobbiamo svolgere. L'attività è sostanzialmente iniziata con un'attività iniziale di disseminazione. Non riesco a girare le slide, Alessandro, e dopo l'attività di disseminazione rivolta alle nostre strutture territoriali abbiamo programmato lo svolgimento di alcuni seminari, lo abbiamo chiamati seminari sulla formazione di base, che si è svolta nel periodo compreso tra aprile e maggio 2024. Abbiamo coinvolto 10 regioni della nostra penisola, abbiamo avuto la partecipazione di 75 operatori biologici che si sono iscritti a partecipare ai nostri seminari che abbiamo appunto chiamato nella formazione di base. Il 72% degli iscritti, ovvero sono stati 54 i partecipanti effettivi a questi seminari e alla fine di questi seminari ci sono stati 41 questionari di gradimento, ovvero il 76% dei partecipanti ha risposto al nostro questionario. Si sono svolte 4 edizioni del seminario con un totale di 8 incontri con aule interregionali di circa 15 operatori. L'abbiamo chiamata formazione di base perché volevamo in qualche maniera coinvolgere principalmente, ma non solo, le aziende che sono al primo o al secondo anno di conversione del biologico. Quindi la priorità era per queste aziende, ma naturalmente hanno partecipato anche altre aziende che invece erano nella fase di mantenimento, e la priorità è stata anche quella per i giovani imprenditori. E il seminario era articolato con 2 pomeriggi, con 2 moduli di 3 ore ciascuno e mirava principalmente ad agevolare il percorso e sostenere il percorso di conversione e mantenimento al biologico, rafforzando sia la conoscenza che le ragioni di questa scelta, ovvero volevamo cercare di accompagnare i giovani a una consapevolezza maggiore di quella che era la loro
missione. E infatti, come potete vedere, nel primo modulo del seminario abbiamo trattato una materia che abbiamo chiamato Introduzione al bio, e quindi con ragioni di una scelta, le normative europee nazionali, i numeri del biologico e le tecniche di base per la conversione al biologico e all'agricoltura bio. E invece nel secondo modulo, che abbiamo chiamato Fondamenti e Tecniche, abbiamo incentrato la nostra attività sul suolo, la concimazione organica, le rotazioni e il controllo delle infestanti, sulle sementi biologiche e il materiale di propagazione, sul biocontrollo come modello per la difesa dalle fitopatie delle nostre culture, e la qualità e la trasparenza e la sicurezza alimentare, gli attori della sorveglianza e del controllo, perché come voi sapete il settore biologico ha sostanzialmente un doppio regime di controllo, nel senso che tutte le aziende agricole che beneficiano di premi comunitari hanno un regime di controllo abbastanza rigido e severo ed importante, che tante volte è causa di tanti problemi. Il biologico è controllato quantomeno 2 volte, perché è controllato normalmente come un'azienda agricola che chiede i premi comunitari, e poi è controllato a sua volta dagli enti a cui si sono sottoposti al controllo, ovvero agli organismi di controllo e a tutte le autorità regionali e nazionali che possono svolgere appunto l'attività di controllo per il rispetto delle norme sia comunitarie sia nazionali in vigore. E questa è stata la prima fase iniziale del nostro progetto. Poi abbiamo cominciato anche la fase della promozione. Abbiamo detto che uno dei capitoli del nostro progetto era la fase della promozione, e abbiamo come associazione Anabio partecipato con uno spazio espositivo dedicato alle nostre aziende che producono vino biologico al Vinitaly nell'edizione dell'aprile 2024. Abbiamo allestito, questa è la parte frontale, della enoteca bio con i vini biologici di 8 regioni italiane. Abbiamo svolto 3 eventi di racconto e scambio di esperienze e di degustazione, e abbiamo naturalmente utilizzato la nostra area di promozione e testing per la pubblicità, dell'attività che noi svolgiamo. Questo è successo ad aprile del 2024, quindi poco più di 2 mesi fa. E questi sono alcuni scorci del nostro spazio espositivo e delle attività che abbiamo svolto, i racconti dei nostri protagonisti e dei nostri produttori, il ministro che è salito sulla nostra enoteca, lì stava scendendo sulla destra, è salito su in cima perché voleva vedere bene tutti i nostri spazi, e attraverso queste iniziative crediamo di avere svolto un'azione a sostegno delle nostre aziende biologiche, ma soprattutto di promozione del nostro vino biologico. Nel mese di maggio invece 2024 un'analoga azione prevista anche nel nostro progetto come attività di promozione è stata svolta alla MacFruit di Rimini nel maggio 2024, e all'interno di questo spazio promozionale di Anabio abbiamo svolto 3 eventi. Il primo sull'evoluzione normativa del biocontrollo, su cui magari vorremmo anche parlare naturalmente in altra sede col Ministero, perché c'è una evoluzione normativa in atto sui presidi di biocontrollo che vorremmo comunque che l'Italia seguisse, che facesse la sua parte anche sul livello europeo, dove sono in atto alcune modifiche dei regolamenti, ma naturalmente avremo modo di parlarne. Sempre all'interno di questo spazio abbiamo parlato, per ritornare ai temi della conversione al biocontrollo, al biologico, scusate, e all'attività che un'impresa, un'azienda che inizia la sua attività in biologico, l'importanza del biocontrollo, e poi abbiamo coinvolto anche dei produttori per raccontare la loro esperienza pratica di coloro i quali appunto utilizzano questi mezzi del biocontrollo nella lotta alle fitopatie. Questi sono alcuni momenti
degli incontri che abbiamo svolto nella nostra area promozionale, e questo si è svolto nel mese di maggio 2024. Quindi, come per dire, abbiamo iniziato già azioni nel campo della promozione e nel campo della formazione, e adesso naturalmente ci apprestiamo a svolgere le altre attività. Contiamo e speriamo di farcela a fine luglio a visitare un centro CREA e le aziende, un paio di visite alle aziende sementiere che producono sementi biologiche, e dopo la pausa estiva andremo ad attivare la consulenza aziendale per gli operatori, un altro dei capitoli importanti del nostro progetto, ulteriori iniziative invece di formazione specialistica, che è differente dalla formazione di base che abbiamo già svolto, iniziative di formazione esperienziale e poi ulteriori eventi fieristici e promozionali che si andranno a sviluppare da qui alla primavera prossima, che è il termine delle attività previste nello stesso progetto. Quindi un'attività dal mio punto di vista molto importante, che naturalmente con fatica si porta avanti sul territorio, perché tutte le attività formative e di consulenza è molto complicato organizzarle anche con i nostri imprenditori. Possiamo contare all'interno della struttura che noi ci siamo dotati per far camminare questo progetto, di strutture importanti, e mi riferisco in particolare ad Agricoltura e Vita, di cui ringrazio il presidente Francia e il direttore Ansanelli per la loro collaborazione molto importante su questo versante, e naturalmente rivolgendoci principalmente, ma non solo naturalmente, ai nostri giovani. Ringrazio anche l'associazione AGIA, che sarà per arrivare il suo presidente, per l'attività di supporto e divulgazione che attraverso i loro canali svolgono con i giovani dell'Associazione dei Giovani Imprenditori Agricoli, promossa da CIA Agricoltori Italiani, per come dire, far valere ancora di più le nostre azioni. E quindi per concludere questa mia breve, spero, esposizione, ma lo facciamo anche con lo spirito di far conoscere quello che si sta facendo, perché è giusto e corretto. Abbiamo beneficiato di un finanziamento pubblico, io credo che siamo alla luce del sole, dobbiamo far vedere che cosa noi stiamo facendo. Per finire, continueremo ad operare per far sì che i nostri imprenditori agricoli perseguano con sempre più rinnovato vigore i principi dell'agroecologia, del rispetto dell'ambiente, del suolo, della salute, della salvaguardia della biodiversità. È una frase che mi è venuta ieri sera, ho detto, vabbè, mi piace. Grazie. Allora, io insieme al Presidente abbiamo parlato di alcuni temi molto importanti. Abbiamo anche parlato del fatto che sviluppare la collaborazione all'interno delle nostre strutture è di fondamentale importanza per dare un valore aggiunto a quello che facciamo. E a proposito di formazione, ricerca, eccetera, credo che sia importante il ruolo che la nostra associazione Agricoltura e Vita svolge all'interno delle nostre strutture confederali, ma anche all'esterno, devo dire, e quindi un'azione davvero credo importante che tutte quante le strutture nazionali e territoriali dovrebbero valorizzare, perché è un'attività che in questo periodo io me ne sono un po' reso conto, cioè il fatto che tutti quelli che abbiano partecipato ai nostri seminari poi nuovamente ci ricerchino, ci richiamino, perché vogliono continuare un'attività formativa e informativa, vogliono conoscere e ampliare, è una soddisfazione davvero grande, importante, e un riconoscimento del lavoro che
che facciamo nel territorio. E quindi io, anche per sottolineare l'importanza delle attività che si svolgono, chiedo al Presidente nazionale di Agricoltura e Vita, Stefano Francia, di svolgere il suo intervento, naturalmente ringraziandolo ancora una volta per la collaborazione che ci è stata offerta in questa circostanza. Grazie. Bene, buongiorno a tutti. Sono io che ringrazio voi, perché comunque il Presidente De Noia e il Direttore Chessa con Agricoltura e Vita hanno un rapporto molto stretto, e questa cosa piace all'Associazione Agricoltura e Vita per due motivi. Il primo è perché Agricoltura e Vita è nata per essere a fianco e della CIA e dei nostri agricoltori. E il biologico credo che in questo momento sia uno dei settori più importanti e più innovativi che abbiamo all'interno del panorama agricolo nazionale. Quindi le attività che si svolgono con Anabio sono sicuramente quelle che ci fanno guardare al futuro, alle sfide delle transizioni che abbiamo e nell'agroecologia, ma più generale nel nuovo modo di ripensare e rivedere l'agricoltura, che ci dà la possibilità di fare alcune progettualità. Parto però facendo una riflessione su ciò che ha rappresentato e che rappresenta Agricoltura e Vita, perché è importante. La CIA nasce dopo un po' da Agricoltura e Vita, diciamo. Nasce prima Agricoltura e Vita e poi CIA, e il motivo è molto semplice, perché quando nascono i corpi intermedi, prima si pensa a formare coloro che diventeranno dirigenti delle organizzazioni e agricoltori, e poi si fanno nascere le associazioni agricole. Questo lo sottolineo perché credo sia ancora una volta importante vedere ciò che abbiamo fatto nella nostra storia, qual è stato il percorso che come Confederazione, e quindi anche come tutte le varie associazioni della Confederazione, sono nate e cresciute. Su questo aspetto qui noi ci giochiamo una partita importantissima, perché come diceva prima Fabio, i risultati dopo i corsi formativi non sono solo quelli di riuscire ad avere l'opportunità di fare divulgazione di tutto ciò che nasce dal mondo della ricerca, ma c'è anche la grande opportunità di fare la rete, perché come diceva prima Fabio, coloro che condividono un percorso in aula per X ore assieme creano poi delle relazioni che vanno oltre e che creano unione all'interno dei territori della nostra Confederazione. Questo ci tenevo a sottolinearlo, perché come Agricoltura e Vita molto spesso facciamo la nostra assemblea con gli enti però formativi territoriali, è una delle occasioni nelle quali siamo stati invitati da una delle nostre associazioni CIA, e questo aspetto lo volevo sottolineare. Oggi cosa fa Agricoltura e Vita con Anabio? Il percorso non parte sicuramente nell'ultimo anno, ma sono svariati anni che lavoriamo assieme. Abbiamo fatto tanti progetti e di ricerca e di formazione. La ricerca è il punto di partenza per qualsiasi sfida che noi vogliamo affrontare per il futuro. Io sono uno di coloro che ha sempre sostenuto, da Emiliano Romagnolo, ho avuto un assessore che si chiamava Simona Caselli, con la quale abbiamo avuto lunghe discussioni, dove lei diceva: io metto un obiettivo percentuale da raggiungere di biologico, e io gli dicevo: tu stai sbagliando, perché gli obiettivi percentuali di superficie si raggiungono in base al tipo di formazione, al tipo di informazione che gli agricoltori hanno per fare biologico. Dico, quindi è un percorso che deve avere le sue tempistiche, che si raggiunge, ma si raggiunge solo grazie anche ai percorsi che la formazione può fare. Su questo noi ci giochiamo una partita importantissima, e lo diceva prima il Presidente De Noia, perché tutte le sfide europee, dal Green Deal a tutte le politiche che vedono un maggior rispetto dell'ambiente e una maggiore tutela dell'ambiente, devono essere legate a dei modi di produzione completamente diversi. E i metodi di produzione diversa li si fa solo se facciamo prima ricerca in campo e riusciamo ad avere una ricerca che sia il più possibile pubblica, perché solitamente quando uno non deve vendere ciò che ricerca è più libero di dire la verità su quello che sta svolgendo all'interno dell'attività. E il secondo è il tema che riguarda la formazione. Guardate, io credo che tanti dei temi che si affrontano in agricoltura biologica sono diventati poi temi che si affrontano anche negli altri tipi di agricoltura, e integrata ancora per la parte residua non integrata, dove quelle tecniche, quelle pratiche culturali sono poi state patrimonio della formazione che viene fatta a tutti gli agricoltori, nei percorsi di ingresso quando uno diventa IAP, tutte queste parti di attività che si fanno. Questo si deve far riflettere come Anabio
e Agricoltura e Vita deve sempre maggiormente lavorare assieme per riuscire a progettare, a immaginare dove voglia andare il biologico del futuro. Perché tanti dei prodotti formativi che abbiamo oggi sono nati alcuni anni fa e tante delle attività formative che abbiamo fatto anni fa portano adesso i primi frutti a casa dei nostri agricoltori. E sono d'accordo con De Noia quando dice che una delle sfide principali in questo momento è la vicinanza e la solidarietà a tutti coloro che in Piemonte nelle ultime settimane, perché comunque hanno avuto 2 grandinate importantissime nell'arco di 15 giorni, hanno avuto dei fenomeni climatici avversi che sono sempre maggiori, di maggiore intensità e che io penso abbiano una loro logica se riusciamo a gestirli in modo adeguato per quello che è gestibile. E se il problema nasce per le aziende che non sono bio, per quelle che sono bio, visto le fitopatie che si scatenano subito dopo gli eventi grandinigeni o subito dopo i temporali, le problematiche sono ancora maggiori. Allora io, ragionando anche assieme al mio direttore Ansanelli, che ringrazio perché è lui poi il Deus Machina che progetta e scrive, l'idea politica gliela diamo diciamo nel Consiglio di Agricoltura e Vita e dalle associazioni, ma poi è lui colui che scrive. Credo che uno dei grandi ambiti formativi che oggi abbiamo è quello sulla gestione del rischio e attiva e passiva. Non si può pensare di gestire solo in modo passivo gli eventi catastrofali che stiamo vivendo, deve essere l'ancora di salvezza per il reddito delle nostre aziende senza dubbio, ma il modo attivo di gestione di questi rischi è fondamentale e penso che lo sia ancora di più per il tema che riguarda Anabio. Aggiungo una cosa, noi come ha detto Fabio, all'interno delle ultime fiere alle quali ci ha partecipato, sicuramente e gli eventi da Anabio, ma anche lo spazio che gli agricoltori biologici hanno avuto modo di poter avere e di esporre i propri prodotti, hanno avuto un grande successo. Abbiamo davanti a noi una sfida come Agricoltura e Vita e Anabio, che è quella anche sul tema della meccanizzazione per l'agricoltura biologica. Noi con Federunacoma come Agricoltura e Vita abbiamo un accordo con il quale negli ultimi anni abbiamo fatto tante attività. La parte della meccanizzazione per l'agricoltura biologica, in special modo per la parte della gestione, mi viene da dire, delle infestanti e altre attività, è fondamentale. Quindi anche su questo noi credo che come Agricoltura e Vita e Anabio potremmo dare un grande supporto al Ministero, perché dopo per fare le politiche servono i soldi, uno fa la politica, ma poi per riuscire a realizzarla serve che si riesca ad accedere ai finanziamenti come abbiamo fatto con gli ultimi 2 progetti. La parte sulla meccanizzazione è strategica ed è strategica perché comunque alleviare il lavoro manuale è qualcosa di sempre maggiore importanza. L'ultimo tema che sottolineo e che più volte con anche Fabio Chessa ne abbiamo discusso. Noi abbiamo bisogno di mettere in rete tutte le conoscenze che abbiamo sui territori sul tema del biologico. Noi ogni tanto scopriamo che un'azienda nostra associata, una cooperativa che ci sono dei nostri soci, una serie diciamo di realtà a noi associate hanno delle innovazioni sul mondo del biologico che non siamo stati in grado di diciamo comunicarle o di poter raccontarle a tutti i nostri associati. Su questo credo che noi possiamo fare molto perché tante buone pratiche che abbiamo in giro in Italia, l'abbiamo visto in special modo anche con i giovani, sono un patrimonio importante da riuscire a divulgare tra di noi perché su tanti temi magari abbiamo già delle soluzioni, abbiamo già alcune politiche avanzate di gestione delle filiere o di altre cose, ma non le abbiamo comunicate tra di noi. Quindi questo credo che sia uno degli asset sui quali lavorare. Quindi grazie ancora per l'invito, noi siamo sempre a disposizione della Confederazione e di tutte le sue associazioni, ma il percorso che stiamo facendo con Anabio è uno di quelli più interessanti e stimolanti per noi. Grazie. Grazie Stefano, non so se è arrivato Calentini, se mi sapete dire. È in arrivo, perfetto. L'intervento di Francia è stato come al solito molto
puntuale, ma soprattutto efficace nel toccare alcuni temi. Lui ha elencato 3, come dire, per me questi 3 sono quelli su cui noi possiamo puntare le nostre azioni e possiamo sicuramente lavorare insieme per fare qualcosa di più. Ma è chiaro che questa attività, mi piace sottolineare soprattutto l'ultima parte del ragionamento che ha fatto il Presidente Francia, laddove noi dobbiamo essere più consapevoli di quello che abbiamo in casa nostra, perché noi abbiamo tante aziende di cui a volte non sappiamo neanche bene cosa fanno, e questo per noi è un guaio, nel senso che sono aziende modello, sono aziende moderne, sono aziende che in tanti casi sono più avanti di noi, no? Nel pensare a cose innovative, a percorsi nuovi, ad attività nuove, e questo dobbiamo assolutamente riuscire a portarcelo dentro e a conoscere, perché conoscendo la nostra struttura, la nostra rete territoriale, nei suoi minimi particolari, noi riusciamo senz'altro a fare un lavoro più importante. Io ho sempre guardato con favore tutte le iniziative che arrivano dalla parte politica riguardo le spinte che si possono dare in questa direzione, ma altresì poi c'è bisogno di metterle a terra, c'è bisogno di metterle in campo, e qui sta la difficoltà, no? Un po' di tutti. Certamente a parte la formazione, il tema della ricerca è un tema assolutamente dirimente, e devo dire anche che le ultime notizie che arrivano anche da Bruxelles, dove la Commissione non più tardi di una settimana fa o 10 giorni chiede agli Stati membri di rimodulare il piano e di tagliare i fondi alla ricerca perché dobbiamo dare 50 miliardi all'Ucraina. Cioè, quindi i fondi vanno a diminuire, biologico compreso, si devono rimodulare tutti i programmi per il 2025, ma di questo passo allora noi cerchiamo di fare uno sforzo sempre maggiore con i pochi soldi che normalmente si hanno sia a livello nazionale e soprattutto poi a livello territoriale. E qui un programma europeo molto importante di 180 miliardi, se non vado errato, 190, viene dimezzato a 90 miliardi. E questo è un colpo assolutamente mortale per la ricerca. Una ricerca che, secondo la nostra filosofia, deve andare avanti in tutta Europa, non può essere un singolo regione, un singolo Stato a promuovere ma la ricerca fa bene laddove fa bene a un territorio vasto come quello dell'Unione Europea. Ed ecco perché, insomma, da questo punto di vista ci sentiamo siamo un po' dispiaciuti per queste azioni che ci vengono catapultate e che in qualche maniera ci preoccupano per il futuro, perché la formazione, la ricerca, l'innovazione sono dei temi che ormai non possono essere più lasciati da parte. Noi siamo abituati troppo e male probabilmente a gestire emergenze, a gestire situazioni contingenti, e una prospettiva invece probabilmente deve essere sicuramente costruita anche portando a casa le azioni che riguardano la ricerca, eccetera. E ce ne sono tante. E in attesa che arrivi il Presidente Calentini, io potrei dare anche la parola a qualcuno dei presenti se vogliono intervenire rispetto alle cose che si sono dette, ma forse è meglio che sentiamo le parole della dottoressa Mastromarino per poi aprire un piccolo dibattito per lo spazio che avremo, e quindi io gli do volentieri la parola, può accomodarsi naturalmente sul palco, per raccontarci, per dirci della sua esperienza innanzitutto. Io la presento, dottoressa, lei sostanzialmente arriva relativamente da poco nel nuovo ruolo che ricopre al Ministero, naturalmente ricopriva un altro ruolo all'interno del MASAF, e da poco più di 2 mesi ricopre adesso l'incarico della responsabile del settore dell'agricoltura biologica e dei sistemi di qualità alimentare. Devo dire che già dal primo tavolo che abbiamo svolto, mi pare alla fine di maggio, quindi a poco più di un mese della sua nomina, il 28 maggio mi pare, qualcosa del genere, è stato già un incontro abbastanza costruttivo, ecco, rispetto ai temi che si sono posti. E naturalmente
gli auguriamo, oltre a augurargli un buon lavoro, speriamo di riuscire a collaborare in modo fattivo, perché assolutamente la nostra associazione, ma credo tutta la CIA, sarà disponibile a lavorare su questo settore. Prego, dottoressa. Buongiorno a tutti, sono Stefania Mastromarino, già vi ha presentato il dottor Chessa. Buongiorno ai vicini e buongiorno anche a chi ci segue a distanza. È da poco che io sono in questo mondo e cercheremo di dare, come diceva il presidente De Noia, delle gambe a un settore però che ha un cuore, perché il cuore ce l'ha e ce l'ha anche bello grande e pulsante. Quindi aggiungo, mi permetto di dire, come impegno del MASAF daremo gambe e anche braccia e anche qualcosa di più. Il mio intervento, diciamo, c'è un feeling col Presidente, io non so se lei si deve preoccupare o meno, ma ricalcherà, penso più di sì, non so se mi devo preoccupare io o lei, ma questo poi sarà il tempo a deciderlo, ricalca diciamo, molti dei temi e delle esigenze che ha preso ovviamente a inizio incontro il Presidente, ma poi diciamo dagli altri sono stati più o meno così toccati. Ora, noi sappiamo che la legge del 23 è come dire la roadmap, no? Cioè quella che ci deve portare a ottenere tutto diciamo quello che ci siamo detti, quindi a traguardare l'obiettivo del 2030 e a rendere quindi e far sì che questo biologico sia assolutamente e diventi un settore fondamentale. Questo piano, diciamo, in questa legge, nel suo interno, prevede il piano nazionale d'azione, il piano d'azione nazionale, il PANBio cosiddetto, cioè il piano d'azione nazionale per l'agricoltura. Questo piano è proprio il documento strategico, cioè quello che delinea tutte le azioni e le misure che vengono messe in campo per promuovere e anche sviluppare questo settore dell'agricoltura. Chiaro che diciamo l'obiettivo che ha questo piano è quello poi si muove in linea con la strategia del farm to fork, cioè quello di arrivare a un sistema alimentare sostenibile e quindi con un impatto ambientale neutro o anche positivo e volto anche a garantire la salute pubblica e anche ovviamente la sicurezza alimentare. Questo piano prevede una serie di attività, si muove su degli assi, ogni asse ha un'azione. Ora, il primo asse è quello di stimolare la domanda e acquisire la fiducia del consumatore, perché non dimentichiamoci che le azioni del piano, che sono sì volte a promuovere e sviluppare il settore biologico, ma una serie di attività devono essere focalizzate sui consumi, quello che diceva lei prima, perché il consumo probabilmente non ha avuto quel trend di crescita sperato per una serie di fattori, diciamo contingenti, l'inflazione, diciamo gli effetti dei cambiamenti climatici e forse ce lo possiamo dire, sebbene a bassa voce, una latente sfiducia del consumatore. E noi qui che dobbiamo agire tutti, perché io condivido l'azione del Ministero supportata da voi con il buon senso. All'interno appunto di questo stimolo verso il consumo e acquisire la fiducia del consumatore si pone il marchio biologico italiano. Ora io sono arrivata da poco, quindi è una legge che per voi diciamo è più conosciuta di me. Chiaramente stiamo ponendo in essere delle azioni nel rispetto della legge che prevede un concorso di idee. Quindi stiamo predisponendo tutti gli atti per questo concorso di idee per arrivare alla realizzazione di un marchio biologico italiano che verrà a certificare, a contraddistinguere un prodotto con una materia prima nata e allevata in Italia e con una, diciamo, una tracciabilità certificata. Altra linea di azione importante che abbiamo detto è l'attività di informazione, di formazione, di educazione. Sono state poste in essere, prima che io arrivassi, delle campagne di comunicazione, degli spot, delle miniserie TV. Altro tema a cui sono particolarmente affezionata è il tema della ristorazione collettiva pure, le mense scolastiche che diciamo hanno la duplice finalità di ridurre i costi a carico dei beneficiari, quindi delle famiglie, ma anche di promuovere iniziative di comunicazione e promozione del settore. Anche lì
l'attività del Ministero si è concretizzata nell'implementare la piattaforma che consentiva di gestire meglio queste informazioni. Si è rivisto il decreto dei criteri delle mense biologiche, rafforzando l'azione sinergica tra il decreto e il fondo e i CAM, questi criteri ambientali minimi, che sono quei criteri che poi costituiscono poi le varie che caratterizzano le varie fasi nella procedura di appalto, negli acquisti, nella ristorazione collettiva. Ora è chiaro che quando si tratta di stimolare il consumo e si tratta di acquisire la fiducia del consumatore, per carità, valorizzare le produzioni biologiche italiane va bene, ma noi dobbiamo assolutamente efficientare il sistema di controllo e di certificazione. E anche su questo c'è una linea di attività del Ministero sul potenziamento. In particolare siamo orientati su 2 fronti, perché si tratta proprio di 2 fronti molto impegnativi, previsti tra l'altro dal 148. La prima è la banca dati transazione, ed è praticamente questa banca dati su cui verranno registrate tutte le transazioni commerciali, ed è una banca riservata, con un accesso riservato agli operatori e gli ODC. Lo scopo di questa banca è quello di rendere pubbliche tutte le transazioni, garantire la congruità degli scambi e anche individuare con una sufficiente tempestività le eventuali situazioni che richiedono un intervento. Altro sfida è la cosiddetta blockchain, cioè questa creazione di questa infrastruttura digitale pubblica per tutelare il consumatore, dove inserire informazioni inerenti alla qualità e alla provenienza dei prodotti, che poi andranno ad essere indicati nelle etichette. E questo è per quanto riguarda il da farsi. Abbiamo invece, e qui ovviamente il condizionale è d'obbligo, quasi raggiunto il traguardo dell'intesa in conferenza Stato-Regione del DM catalogo misure. Voi sapete benissimo che il 148 tratta tutta la materia delle non conformità, poi vabbè le declina gravi, critiche, oppure, e quindi noi abbiamo ovviamente dovrebbe andare in discussione l'11, quindi si spera che insomma diventerà a breve il decreto acquisirà questa intesa, e abbiamo emanato questo decreto che dà regole chiare e certe sull'accertamento delle non conformità e la conseguente applicazione delle misure proporzionali. Quindi gli ODC sapranno come un testo unico per gli ODC per applicarle. Quando chiaramente si parla di certificazioni e controllo, un cenno va fatto al tanto vituperato DM309, quello delle contaminazioni accidentali o tecnicamente inevitabili. Anche qui so che nel passato c'è stato un confronto con il tavolo per novellare questo DM che unicum in Italia prevede una soglia di decertificazione dello 0,01 milligrammi, a parte credo l'acido fosfonico, ma insomma non sono una tecnica, quindi non mi voglio addentrare in argomenti così per me ostici, però ecco, l'intendimento espresso dal tavolo è comunque quello di mantenere questa soglia di decertificazione anche per i prodotti contaminati in maniera accidentale o non tecnicamente evitabile, ma superare un pochino le rigidità di quella che è l'attuale quadro regolatorio, prevedendo una soglia che è parametrata ai limiti massimi residuali di cui appunto al regolamento del 2005, il 396. Quindi posto questa serie di attività, l'altro tema toccato anche nei precedenti interventi è quello che ci porta verso il 2030 e le sfide, e quindi quello di stimolare la conversione al biologico e stimolare anche e rafforzare quindi l'intera catena del valore. Ora, qui è imprescindibile la ricerca. Assolutamente concordo con tutti gli interventi che mi hanno preceduto di come la ricerca possa essere fondamentale, soprattutto e vie più in questo campo. Infatti con il CREA, per quanto riguarda la produzione vegetale, stiamo ponendo in essere delle attività previste dal piano sementiero che sono appunto volte ad aumentare la disponibilità delle sementi biologiche, e questo chiaramente avrà il duplice effetto di ridurre drasticamente, spero, eliminare
le deroghe per l'utilizzo di sementi non biologiche e anche quello della individuazione, introduzione di una gamma più ampia di varietà adatte alla produzione biologica stessa. Ora, è chiaro che quando si parla di conversione, un cenno va fatto anche a quello che sarà il lavoro che l'ufficio farà con un'altra anima del Ministero, perché voi sapete che c'è stata una nuova regolamento europeo sui fertilizzanti. Allora c'è un'altra anima del Ministero che si chiama DISR, che è lo sviluppo rurale, che si sta occupando di allineare l'attuale quadro normativo italiano con il nuovo regolamento europeo, e noi come biologico siamo in qualche modo stati chiamati a dare il nostro contributo per arrivare a normale anche questi fertilizzanti che sono ammessi nella, diciamo, in agricoltura biologica. Tornando invece sempre al ruolo fondamentale della ricerca, ovviamente non vale solo per la produzione vegetale che ho appena detto, ma vale anche per la zootecnia. Zootecnia che, secondo il mio sommesso parere, è da 2 mesi, quindi non siate troppo esigenti, credo che non abbia ancora, come dire, espresso il suo potenziale, diciamo, nel biologico, intendo. Quindi anche qui le attività sono volte a avviare questa banca dati animale, che tra l'altro è prevista anche dall'848, che parla di un sistema di gestione della disponibilità zootecnica. Anche qui si tratta di questa banca dati in cui gli operatori immetteranno la disponibilità, e sarà sicuramente la disponibilità ovviamente di animali biologici e di novellame di acquacoltura biologica, e sarà anche questo uno strumento fondamentale per ridurre la concessione alle deroghe all'introduzione di animali non biologici. Inoltre, sempre in questo ambito e sempre in collaborazione con il CREA, che per noi chiaramente è l'ente di ricerca di cui ci avvaliamo ormai con un'esperienza pluriennale, stiamo monitorando la disponibilità dei mangimi proteici biologici. Questo perché? Perché poi vogliamo fornire alla Commissione tutte le informazioni, perché anche qui l'obiettivo è quello di arrivare a ridurre drasticamente l'utilizzo di questi mangimi proteici non biologici per giovani suini e avicoli. E un altro settore su cui riprenderanno, e forse spero con maggior veemenza, le attività, perché so che già c'erano state, è per quanto riguarda i molluschi biologici. So che c'era stata un'interlocuzione con le regioni che poi si è arrestata, ma anche qui la prenderemo, per arrivare poi a questo, ad emanare un decreto che poi disciplinerà la certificabilità di queste produzioni biologiche. Poi, per quanto riguarda la conversione al biologico e quindi anche rafforzare la catena del valore, non si può che far riferimento al distretto biologico. Ne parlava anche prima il vostro presidente, il nostro presidente, il presidente di tutti, perché insomma mi sembra che abbia delle idee assolutamente condivisibili. Il distretto biologico, a cui la legge 23 ha ridato un ruolo e una dignità, che ha un ruolo sicuramente strategico nell'azione di promozione alla conversione al biologico e anche nell'incentivazione all'uso sostenibile delle risorse locali e naturali nei processi produttivi chiaramente agricoli. Il distretto, lo sapete meglio di me, è un'entità produttiva locale ad un'altissima vocazione agricola, in cui più parti, parte pubblica e parte privata, quindi agricoltori, cittadini, si mettono insieme e remano tutti su un unico scopo, che è quello proprio di produrre e consumare il prodotto biologico. È chiaro che tutte le parti interessate, parti pubbliche e parti private, devono operare sinergicamente, quindi la parte pubblica lo prevede la stessa legge 23, vietando l'uso di disturbanti nella pulizia delle aree verdi e ovviamente prevedendo anche delle agevolazioni, perché no. La parte privata, e quindi gli agricoltori convenzionali che insistono su quella parte del distretto, dovrebbero usare tecniche che in qualche modo scongiurano contaminazioni dei prodotti biologici. Noi come Ministero chiaramente l'impegno è quello di costituire un tavolo nel tavolo, cioè un tavolo ad hoc
per questi distretti biologici, per cercare proprio di potenziare questo strumento che secondo me è fondamentale nel processo di conversione, che poi, come diceva anche il dottor Chessa, è fondamentale per traguardare poi il risultato del 2030, che per noi invece è 2027. Noi, diciamo così, a quanto pare il ministro Patuanelli aveva deciso per noi non è il 2030 ma il 2000, quindi abbiamo anche 3 anni di meno, dobbiamo correre un po' di più, sperando appunto che diciamo le cifre che darà Ismea fra una settimana, più o meno il 17, che ci sarà l'evento annuale di presentazione dei dati, corroborino a proposito di questi dati, diciamo, rinforzandoli. E l'ultimo asse, anche qui richiamato, è l'asse chiaramente trasversale, è quello di implementare il sistema informativo digitale, perché chiaramente lo sviluppo di un settore non può che passare attraverso lo sviluppo del proprio sistema informatico e in particolare migliorare la gestione delle informazioni. E su questo siamo stati, così venendo, diciamo, rispondendo alle esigenze, interessati per gestire questo disallineamento che c'è tra la notifica alfanumerica in SIB e il piano culturale grafico. Come Ministero abbiamo emanato un decreto e abbiamo istituito appunto la rettifica della domanda. AGEA, ieri c'è stata una riunione, speriamo che faccia molto del suo, anche perché questa situazione è stata creata proprio perché c'è stata un'accelerazione di AGEA che non si è fasata col Ministero, e quindi adesso aspettiamo questa circolare in cui AGEA dia tutte le indicazioni operative anche ai CA. Ieri appunto c'è stata una riunione, come Ministero stiamo dando il massimo, però stiamo anche, diciamo, sollecitando abbastanza l'AGEA a porre avanti e a spicciarsi. È chiaro che siccome le cose non devono accadere per nulla e siccome i PAP non hanno senso perché dare deroghe su deroghe, nel breve verranno tolti questi PAP, chiaramente, e si cercherà di potenziare strumenti come la dichiarazione che è prevista dal 148 oppure il piano culturale grafico. Quindi diciamo anche per noi l'ottica di semplificare e snellire è un must. Quindi in definitiva, ecco, come Ministero e ovviamente come ufficio, diciamo, con la mia squadra, anche io ho una squadra, anche io ho la mia squadra, cercheremo chiaramente di fare del nostro meglio, perché è ovvio che, diciamo, biologico, io amo sempre dire che il sistema è una filosofia di vita, cioè è una scelta, una filosofia di vita che pone al centro l'equilibrio tra la natura e l'uomo. Quindi è chiaro che chi fa biologico è chi vuole rispettare i cicli della natura, chi vuole migliorare diciamo, e preservare soprattutto la biodiversità, e chi vuole limitare l'impiego di input esterni. È dovere nostro come amministrazione e come biologico in particolare quello di creare tutte le condizioni per consentire, diciamo, questa scelta e per, diciamo, stimolarla laddove è possibile. Grazie a tutti. Grazie. Grazie, dottoressa Mastromarino. Io anche per credo aiutare chi ci ascolta, quelli che sono collegati e quelli in presenza, comincerei a porle due temi, no? Legati al ragionamento che stava svolgendo, ovvero lei ha illustrato i 3 assi del piano, naturalmente li ha illustrati con dovuta parsimonia rispetto a quello che c'è scritto all'interno del piano, no? E ci mancherebbe. Ecco, sarebbe importante, siccome i 3 assi contengono una serie di azioni, di attività, cominciare a capire, siccome il piano nazionale è oggetto di una come dire, di una strategia complessiva che abbraccia tutti gli ambiti, no, che riguardano il biologico, sarebbe importante sapere o capire quali sono le azioni prioritarie che si cominceranno a formalizzare nella realtà, perché le tante azioni che ci sono probabilmente richiedono anche una calendarizzazione, visto che il piano è comunque triennale e quindi tutte le azioni che sono all'interno di quel piano avranno una valenza probabilmente è il caso di stabilire quali sono le priorità, anche perché fa parte della ripartizione di spesa
del Fondo dell'Agricoltura Biologica, e a proposito le chiediamo anche a che punto è la ripartizione di questo fondo fra le 4 voci, mi pare, o 3, adesso non mi ricordo, sono 4, che erano state a suo tempo decise con il decreto ministeriale. Ecco, intorno a questi temi, naturalmente, come già mi ha detto il Presidente, siamo disponibili a confrontarci, a capire e soprattutto a sentire quali potranno essere le azioni che possono essere messe in campo subito. Quindi almeno queste 2 cose gliele chiedo, sia la ripartizione di fondi, a che punto siamo, e sia le eventuali priorità di azione. Hai acceso, ok, scusate. Allora, per quanto riguarda, iniziamo dalla ripartizione. Ora, la ripartizione è stata effettivamente una gestazione. Allora, dunque, allo stato attuale è stata inviata all'ufficio del bilancio una nota in cui sono state ripartite le risorse tra i 4 capitoli, ok? Quindi il marchio, il piano sementiero, la ricerca e poi le altre azioni. Ora, quindi diciamo la parte, diciamo quella contabile dovrebbe prendere il corso ed è stato fatto. Non è stato molto semplice, confesso, perché diciamo non vi voglio tediare con principi di contabilità, c'erano dei residui, quindi abbiamo dovuto prendere la cassa, però diciamo adesso la nota è stata fatta, forse 8 giorni fa, e andrà, e quindi aspettiamo. Per quanto riguarda la priorità, invece, sicuramente marchio biologico italiano. Gli uffici già sono in uno stato avanzato, perché il marchio biologico italiano è un'attività complessa, perché non è solo il concorso di idee che diciamo risolve o comunque realizza la parte grafica, ma c'è poi tutta una parte normativa, come attribuire, come utilizzarlo, che tipo di percentuale deve avere di materiale allevato o coltivato in Italia per essere biologico. Questi sono tutti aspetti dirimenti che dobbiamo disciplinare. E insieme a questo marchio biologico, come dicevo prima, e anche diciamo, nel rispetto di quanto prevede l'848, prevederemo anche forse il marchio collettivo delle mense. Diciamo che è un altro tema su cui siamo molto sensibili. Quindi questo è sicuramente una linea di attività. L'altra appunto è già finita, e quindi il catalogo misure, così in uno slancio di ottimismo lo do per così, intanto è l'11 c'è la conferenza Stato-Regione, quindi una volta che ci sarà l'intesa si tratta poi di far firmare il decreto, mandarlo agli organi di controllo, quindi è pronto. È il decreto sulle contaminazioni, quello anche è un decreto che diciamo, andremo a definire a breve, e in parallelo diciamo, abbiamo portato ed è già all'attenzione degli organi di controllo, quindi ha avuto già l'intesa in conferenza Stato-Regioni, il decreto dei criteri di riparto del fondo piante aromatiche officinali biologiche. C'è un capitolo che prevede 1,5 milioni, e anche lì diciamo, saremo come dire, diciamo, coinvolti per, una volta che ci sarà chiaramente la registrazione da parte degli organi di controllo, dell'avviso, scusate, per finanziare i progetti riguardanti questa disciplina delle piante aromatiche officinali. Dopodiché abbiamo tutta la parte del piano sementiero. Anche lì è una sfida, perché diciamo, la ricerca può assolutamente essere d'aiuto anche per in qualche modo mitigare gli effetti climatici, quindi sicuramente la ricerca è fondamentale. E poi tante altre attività, ma penso che per il momento basti, perché non vorrei poi rischiare diciamo, di leggere il libro dei sogni che non si realizza. Diciamo, mi piace perché ho sentito molto aria di fare in questo convegno di oggi, siccome anche io sono una persona molto del fare, quindi mi fermerei qui senza poi andare su cose che magari non possiamo poi concretizzare, ecco. No, ma assolutamente credo che sia stata chiara. Naturalmente, io ho sentito una bella notizia, almeno per quanto mi riguarda, che questi PAF, se vanno via, sarà finalmente, solo quest'anno mi è costato a me, presumo anche ai miei colleghi, 3 richieste di proroga nel giro di 4 mesi,
e che non se ne può davvero più. E questa è una buona notizia. Le contaminazioni e soprattutto anche, lei ha accennato al ragionamento sui mangimi proteici quando ha svolto il suo intervento. Colgo l'occasione che Agricoltura e Vita, insieme ad Anabio, stanno collaborando, anzi l'attività è terminata, al progetto Proteine sulla filiera avicola, di cui ci ha visto comunque protagonisti all'interno di un progetto che è terminato qualche mese fa e di cui speriamo si abbia anche un proseguo in funzione anche dei ragionamenti che lei stava facendo, ma soprattutto anche sul tema delle contaminazioni siamo impegnati, anche se compartecipi, a un progetto di ricerca, il Biofosf Cube, e anche noi comunque stiamo facendo la nostra parte insieme ad Agricoltura e Vita, ripeto, per verificare insieme agli imprenditori agricoli qual è insomma davvero il tema principale di queste contaminazioni, capire le ragioni e da che cosa derivano, che ancora è rimasto un tema molto complicato. E quindi naturalmente va bene. Nel frattempo, a proposito di giovani che abbiamo ripreso più volte, ringrazio il presidente nazionale dell'Associazione dei Giovani Imprenditori Agricoli, Enrico Calentini, che è qui presente. Naturalmente, anche per informare qualcuno che è arrivato più tardi, abbiamo più volte nominato noi giovani in funzione di un'attività che stiamo svolgendo e che... benissimo. E quindi mi esento dalla presentazione e quindi chiedo al Presidente di fare il suo intervento e naturalmente rinnovo ringraziamenti anche a lui per l'attività di collaborazione che naturalmente, come diceva Francia, forse vedremo i frutti un po' più avanti. Speriamo di riuscire a vederlo quanto prima, perché se mai iniziamo a fare questo tipo di azioni, questo tipo di collaborazione, sicuramente mai ne vedremo dei risultati. Prego, Presidente Calentini. Grazie Fabio, buongiorno a tutti, buongiorno Presidente, buongiorno Dottoressa. Io ho seguito tutti i lavori online, perdonateci, ma è stata una mattinata, abbiamo rincorso sinistri continuamente, poi c'era un incendio sul raccordo, altrimenti saremmo arrivati quasi in orario, però siamo qui, quindi siamo contenti. Ho sentito tutti i lavori, è stata un'assemblea fino ad ora molto interessante, sono usciti spunti e mi fa piacere per quello che ha detto che sente molta aria di fare. Ecco, sappia che in questo ambiente ne sentirà tanta e adesso tra l'altro gliene racconto un'altra che abbiamo in corso da circa 1 anno e mezzo con Aggia e con cui adesso inizieremo anche un percorso con Anabio, percorso che spero nei prossimi mesi diventerà sempre più importante. Allora, partiamo da quello che è la vostra, il titolo che avete dato a questa assemblea, formazione, informazione, consulenza e promozione delle nuove sfide dell'agricoltura biologica e l'attività di Anabio. Noi sulla questione anche come Aggia, quindi come associazione dei giovani imprenditori agricoli promossa da CIA Agricoltori Italiani, sulla questione della formazione e dell'informazione puntiamo tantissimo. Continuiamo a stressare continuamente i nostri giovani affinché continuino sempre a formarsi, a essere aggiornati, perché è fondamentale per governare la tecnologia, per governare il campo. Oggi la tecnologia ci aiuta in un modo che è sempre più importante, ma la tecnologia non si governa da sola. Sappiamo che la formazione anche a livello nazionale purtroppo non è equiparata ovunque, ci sono ancora delle grosse discrepanze tra nord e sud, tra regioni che comunque galoppano molto più velocemente e regioni che invece fanno ancora un po' di fatica, e su questo dobbiamo lavorare, perché dobbiamo dare le stesse opportunità a tutti i giovani su tutto il territorio nazionale. Questo è fondamentale. Le nostre aziende sono tutte uguali, quindi tutti devono godere dello stesso pacchetto formativo, che deve essere tra l'altro ambizioso e di alto livello. Questo assolutamente lo dobbiamo dire, anche perché se no all'estero iniziano, perché all'estero corrono, e quindi se non vogliamo rimanere indietro dobbiamo iniziare a correre anche noi, forse in maniera un pochino più veloce rispetto al passato. Allora, formazione e informazione. Noi nel dicembre 22, Aggia, CIA Agricoltori Italiani, Associazione Agricoltura e Vita e CREA hanno firmato un protocollo
per un progetto che più o meno va avanti da 1 anno e mezzo, che ha ancora tanta strada da fare, che si chiama Obiettivo Ricerca, mettiamo al centro l'agricoltura che innova. L'obiettivo qual era? Era portare i giovani imprenditori agricoli all'interno dei centri del CREA, far vedere cosa il CREA fa, cos'è la ricerca pubblica a livello di sperimentazione, di implementazione, tecnologia, campo, e ovviamente mettere in corrispondenza i giovani imprenditori con i ricercatori, che spesso sappiamo essere un po' difficoltoso. I centri del CREA danno una ricerca di altissimo livello che però spesso rimane confinata a quelle 4 mura dove essi lavorano, e il progetto vuole proprio fare in modo che possano partire delle progettualità comuni e che la ricerca del CREA possa entrare all'interno delle aziende per migliorare poi i prodotti, le fasi di processo e quant'altro. Qui vedete la locandina della prima tappa che abbiamo fatto nelle Marche il 6 dicembre del 22 a Monsampolo, e vedete, vi ho messo l'ultima, che è stata tra l'altro il 7 giugno a Conegliano, sulla parte con il direttore Velasco, sulla parte proprio di enologia e viticoltura, dove ho sentito delle cose mirabolanti, soprattutto dal punto di vista della peronospora, che l'anno scorso ha flagellato mezza Italia, e questo ricordiamolo, perché ancora io vengo dall'Abruzzo, la mia regione ha avuto, come tutte le regioni del centro-sud, dei danni veramente importanti, e abbiamo molti giovani specialmente che stanno ancora cercando di riprendersi dai danni dello scorso anno. Speriamo che l'annata sia propizia, che i prezzi assistano anche un po' le produzioni e che ci si possa riprendere dal disastro dello scorso anno. Quello che vedete qui è quello che noi abbiamo fatto fino a questo momento. Circa 300 giovani imprenditori agricoli presenti, 11 sedi del CREA visitate in 11 regioni. Pescara l'abbiamo visitata, abbiamo fatto 2 tappe perché c'è l'unico centro in Italia che fa l'analisi sensoriali degli oli extravergini di oliva, e sono stati coinvolti più di 90 ricercatori e operatori. Le sedi sono stati Treviglio, Conegliano, Fiorenzuola d'Arda, Monsampolo del Tronto, Pescara, Sanremo, Arezza, Roma, Pontecagnano, Bella e Acireale. Quindi, come potete vedere, io sono stato tra l'altro nella maggior parte di questi centri, cioè ci siamo girati l'Italia in lungo e in largo. I centri del CREA sono 72, quindi vedete soltanto alcuni, quindi come ben potete capire il percorso è ancora abbastanza lungo, ma era un progetto pluriennale e vogliamo portarlo a compimento. Qui alcune delle immagini, qui vedete alcune delle immagini del laboratorio qui a Roma, le immagini qui sono del centro di eccellenza che c'è a Treviglio, il simulatore che hanno sempre a Treviglio, perché a Treviglio lavorano sulla meccanizzazione e anche sul comfort degli operatori e tutto quello che riguarda le macchine agricole, ed è l'unico centro in Italia che lo fa, e lo fa ad un altissimo livello. E poi qui vedete, ecco, la parte del momento d'aula che abbiamo avuto a Pescara sull'analisi degli oli, e poi alcune immagini. Qui eravamo ad Acireale e qui eravamo, come vi dicevo, a Conegliano, giusto circa un mese fa, meno di un mese e qualcosa fa. E infine, una cosa che voglio rimarcare, allora, i giovani imprenditori agricoli di oggi sappiamo che sono molto orientati al biologico, i neoentranti si spingono subito sul bio, chi lavora già nel settore è già in conversione già da tempo, se non è già in bio da diversi anni, quindi c'è una preponderanza dei giovani che lavora in ambito biologico, e noi dobbiamo continuare a spingere affinché siano sempre di più, siano assistiti, quindi i servizi di consulenza devono essere sempre di maggior livello, anche perché i giovani si affacciano al bio? Prima di tutto perché sono più sensibili ai temi climatici che ci stanno funestando, e questo è assolutamente importante. Sui giovani rileviamo che l'attenzione ai temi climatici è più importante che diciamo negli over 41. Sono orientati alla meccanizzazione e alla tecnologia in campo, vedono nel bio una concreta possibilità di maggior reddito, perché sappiamo che i prodotti bio hanno la possibilità di essere piazzati sul mercato a qualche euro in più, e sappiamo che il tema del reddito in agricoltura, specialmente con le giovani imprese, è un tema importante, perché negli ultimi anni è diventato difficile far quadrare i conti. E poi c'è la questione che con i social, che spesso non funzionano e non vanno, però forse da questo punto di vista ci danno una grande mano. I giovani di oggi sono grandi comunicatori, riescono a raccontare loro stessi, i loro prodotti e le loro aziende
aziende in un modo innovativo, e qui ce ne sono un paio, perché c'è Luca Bianchi dalle Marche e c'è Laura Sette dall'Abruzzo, che sono ottimi comunicatori dei social, e quindi cerchiamo di portare avanti un progetto comune. Io vorrei prendere questa giornata come un inizio di una collaborazione fattiva tra Aggia e Anabio. Spero che il nostro percorso insieme sia sempre più importante. Con Giuseppe ci sentiamo spesso e su questo siamo assolutamente concordi. Quindi dal lato di Aggia io do la nostra massima disponibilità, mia, del nostro direttore nazionale di Aggia, Matteo Anzanelli, e quindi a continuare sempre questo percorso in modo più importante, affinché il biologico diventi una realtà sempre più preponderante all'interno del sistema agricolo nazionale e delle aziende giovani. Io sono stato brevissimo, vi ringrazio e buona continuazione. La collaborazione, l'abbiamo già detto in tante circostanze, è assolutamente importante, ma non è importante solo per Anabio piuttosto che per Aggia, è importante per tutto il sistema confederale nel suo complesso. Tra l'altro, anche rispetto alle azioni che stiamo portando avanti, noi abbiamo una platea di giovani molto rappresentativa all'interno di quelli che partecipano, e questo per noi è motivo di orgoglio, oltre che naturalmente di speranza di un maggiore attecchimento di certe iniziative anche nei livelli territoriali di cui tante volte abbiamo difficoltà a portare avanti. Quindi assolutamente imprescindibile questo rapporto. Io credo che non ci sarà come dire, motivo futuro per incrinarlo, anzi sarà sicuramente importante rafforzarlo. Ecco, ora che abbiamo un po' sentito tutte le voci, mi piacerebbe sapere, prima di anche il Presidente naturalmente avrà la sua come dire, il suo tempo per fare un sunto, no? Di tutto quello che ci siamo detti in questa mezza giornata di lavori. Io vorrei chiedere a qualcuno, anche dei partecipanti, rispetto alle cose che si sono detti, se hanno come dire, la voglia e la possibilità di fare un breve intervento, visto che abbiamo ancora un po' di tempo per farlo, e sarei contento davvero se qualcuno dei presenti potesse intervenire. E quindi chiedo a qualcuno di voi, se vuole farlo, di sollevare la mano oppure di venire direttamente nel palco. Vedo giovani, vedo bianchi, vedo il meno giovane, ma giovane uguale, Roberto, c'è Alessandro laggiù, c'è Luca, Luca, prego. Buongiorno. L'attività biologica secondo me è un'attività fondamentale. Come ha detto il Presidente Calentini, il discorso del biologico attrae e affascina i giovani. Perché? Perché oltre al discorso del prezzo, che può essere un discorso appunto prettamente economico, in realtà c'è anche un discorso molto più diciamo concreto e complesso di ideali, cioè i giovani sono un po' il futuro dell'associazione, il futuro dell'agricoltura e il futuro insomma anche dell'economia. Questo futuro è fondamentale diciamo rappresentarlo a livello economico, ma anche a livello ambientale, anche a livello di benessere in qualche maniera. E quindi cosa vogliamo investire, cosa vogliamo diciamo immettere in questo ambiente, in questo territorio a cui noi teniamo particolarmente? Come vogliamo produrre? Qual è l'attenzione che utilizziamo
in questo ambiente, in questo territorio, che darà i frutti domani. Vogliamo un qualcosa di pulito, un qualcosa di buono. Perché? Perché in realtà noi viviamo su questo ambiente e sugli ambienti in campagna, nell'ambiente rurale, noi abbiamo tutto l'interesse diciamo di preservarlo. Tutto questo in maniera naturale. Logicamente c'è anche un'altra faccia della medaglia. Siamo imprenditori agricoli, perché AGIA è l'unica associazione agricola giovanile a portare proprio nel proprio nome la parola imprenditori agricoli. Quindi dobbiamo fare i conti con la realtà, con quelli che sono i costi a fine mese, e quindi l'attività biologica, il prodotto biologico necessita un'attenzione particolare, perché, come bene ha detto prima, le attenzioni che vengono fatte, che vengono apportate in un prodotto biologico italiano sono molteplici. Tutto questo deve trasparire in etichetta, e deve esserci un po' una lotta a quella che è la concorrenza sleale. Perché? Perché i giovani vogliono per propria scelta investire su questi territori, vivere su questi territori, e ancor prima di produrre svolgono un lavoro fondamentale, che è quello di presidiare i territori, di vivere su questi ambienti. Già solo vivendo su questi ambienti svolgono un lavoro che è a servizio del cittadino. E quindi questa scelta, che viene fatta sempre di più con consapevolezza, perché ci vuole formazione e informazione, tutto questo deve valerne la pena, anche a livello economico. Quindi non possiamo permettere che dalla finestra entri qualcuno che con i propri prodotti che non sono certificati, che non sono in qualche maniera, che non c'è questa trasparenza. Perché? Perché noi ci mettiamo del nostro tutti i giorni per stare su dei territori, e con la zootecnia, a livello vegetale, però tutto questo deve valerne la pena. E allora il discorso non può essere solo un discorso di prezzo, ma di qualità del prodotto e di qualità di cosa si lascia sull'ambiente. Tutto questo andrebbe raccontato, spiegato. Perché? Perché oggi ancora di più è fondamentale in agricoltura la comunicazione, quindi riuscire a comunicare quello che c'è dietro a quel prodotto che troviamo sulla nostra tavola, che c'è una storia di famiglia, che c'è una storia di valorizzazione del lavoro umano, che c'è una storia di rispetto, e anche rispetto remunerativo di chi lavora, magari operai che non sono sfruttati ma sono valorizzati. Tutto questo assume un valore maggiore. È per questo che il prodotto biologico italiano ovviamente costa di più, ma questo costo non è una spesa a perdere, è un investimento che facciamo sui giovani, sull'agricoltura italiana e sull'ambiente, perché lo vogliamo mantenere. Grazie Luca. La sua attività, tra l'altro, è un'attività molto bella, perché abbiamo avuto occasione, insomma, più volte di vederlo all'opera e anche di descrivere quello che svolge nella sua azienda. Ma io vorrei anche sentire qualcun altro, mi rivolgo in particolare certamente Roberto De Filippo, un produttore biologico vitivinicolo dell'Umbria, membro del nostro consiglio direttivo, nonché della nostra assemblea. Anche lui, Sì, benissimo. Che ha un'azienda, tra l'altro, ben importante nel territorio, ma svolge anche attività fuori, ma questo lo lascio raccontare a lui, e soprattutto raccontare rispetto alle cose che ci siamo detti stamattina. Prego Roberto. Beh, allora mi riferisco ad alcune riflessioni che sono nate proprio dagli interventi di oggi, quindi non ho preparato da prima, diciamo, l'intervento. Una abbastanza tecnica, perché io faccio vino, ha parlato dell'attività, ormai da 40 anni lo facciamo e trattiamo molto argomenti per quel che riguarda
la comunicazione, non solo la comunicazione, anche i marchi. E pensare ad un marchio biologico italiano mi fa venire in mente che crea anche una ridondanza su qualcosa che già esiste. Però immagino che al Ministero, insomma, siccome avrete persone preparate che hanno studiato la cosa, l'avrete affrontato questo discorso, perché a quel punto andiamo incontro ad un biologico, marchio che già esiste, Italia, un marchio che già esiste, è dichiarato sui prodotti, andiamo a fare un rafforzativo che gli darà del tempo per essere consolidato, diciamo, nella mente del consumatore, ma contestualmente potrebbe anche indebolire gli altri due marchi. Quindi sarebbe bello vedere, non chiedo adesso una risposta perché la domanda è molto tecnica, però insomma, trattando... Io appena arrivata dico, ma chiaramente è ridondante, noi abbiamo un marchio europeo, poi diciamo, un marchio biologico italiano ancora non c'è proprio, diciamo, come lo intendeva la legge, ma d'altronde Duralex, Setelex. Sì, sì. Scusi, no, scusa. Prego. Sì, dico, condivido questo, diciamo, questa opinione, perché appena sono arrivata ho detto, Dio, un altro marchio, dico, qui è un bollinificio, ecco, no? Però, ripeto, Duralex, Sedelex, quindi dobbiamo farla. Non so, non c'ero, quindi non ho partecipato ai lavori preparatori di questa legge, immagino che ci sia stato un confronto o comunque un ragionamento, però ecco, non c'ero, quindi purtroppo dobbiamo, o per fortuna insomma c'è, dobbiamo applicarla, però condivido con lei questa, diciamo questa idea. Faremo ovviamente in modo di evitare che questo marchio italiano fagociti gli altri, cercheremo di creare, anche questo è all'attenzione degli uffici che ci stanno lavorando, però ecco, cercheremo di fare in modo che si viva tutti. Lo dice la legge, quindi è così. No, sono contento, insomma, che ecco, il dubbio che mi è venuto ovviamente, insomma, è stato già affrontato da chi tecnicamente sta portando avanti la cosa, perché sembra una sciocchezza, però da praticamente tutti gli input che vengono fuori non solo dall'Italia, ma anche dall'estero. Ultimamente c'era stata la richiesta da parte dell'Irlanda di inserire un warning sull'etichettatura degli alcolici. La prima cosa che ho fatto è che mi sono preoccupato, a differenza dei miei colleghi che si preoccupavano che questo warning sull'alcol diminuisse il consumo del vino di alcolici, no, dice, guarda, quello non succede perché in America stiamo vendendo da decenni un'etichetta col warning, i consumi sono aumentati, mi preoccupa questa etichetta che rischia di diventare un lenzuolo, praticamente non riusciamo più a inserire tutto ciò che ci viene richiesto, quindi è chiaro che se voglio comunicare il meno possibile devo aumentare la quantità di informazioni perché poi queste non vengano lette, quindi questo è tecnicamente quello che mi è venuto in mente. Altra cosa, leggo qui delle cose molto interessanti che diciamo pongono la CIA, Anabio, in una posizione di umanizzazione dell'agricoltura, perché quando si parla di formazione e informazione è chiaro che valorizzo la figura umana che c'è all'interno praticamente dell'agricoltura, consulenza, promozione, però tutte queste umanizzazioni va contro quello che abbiamo visto negli ultimi decenni. Praticamente abbiamo assistito ad una disumanizzazione dell'agricoltura, abbiamo visto una continua diminuzione degli agricoltori, soprattutto dei giovani. Si parlava di 800.000 aziende in meno, di quante aziende, i giovani agricoltori credo siano un 6% degli agricoltori, quindi una popolazione agricola che sta diminuendo. Qui abbiamo chi è più preparato di me, siamo in Europa, in Italia, al di sotto del 2% di popolazione impiegata in agricoltura, in America sono più bravi, meno, non lo so, siamo all'1%, quindi mi viene a dire che stiamo a fare qui, se abbiamo una dinamica a livello mondiale che tende ad esautorare l'uomo praticamente dal lavoro in agricoltura e non solo. Ho vissuto, diciamo, delle dinamiche che sono andate contro questa tendenza, cose provocatorie che assolutamente non sono qui a dire debbano essere seguite come esempio, perché forse Fabio sa che abbiamo portato avanti un progetto di lavorazione e attrazione animale in azienda e abbiamo lavorato con i cavalli, siamo arrivati a lavorare 20 ettari di vigna alla vecchia maniera, nell'ottica di recuperare una tradizione, non di proporre a livello nazionale, mondiale, il ritorno alla trazione animale, però
seguendo questo esempio, lavorando con l'Università di Perugia, siamo arrivati a determinare che, lavorando in questo modo, abbiamo risparmiato un 30-40% rispetto alla lavorazione meccanizzata. Cosa significa? Non che si torna alle origini, ma che non sempre la tecnologia ci dà i risultati che ci aspettiamo. Quindi la tecnologia non va evitata, non va combattuta, va modulata, penso. Alle volte ho delle riflessioni su quello che ci è stato indotto in qualche modo economicamente, finanziariamente. Parliamo della 4.0 che ci ha inserito in azienda una quantità di trattori, macchine ipertecnologiche, che però alla fine non so quanti vantaggi abbiano dato e quanti costi abbiano generato, perché quanti manutentori tecnici in camice bianco sono arrivati in azienda portando a casa delle parcelle piuttosto pesanti, magari su macchine nuovissime. Quindi insomma, ecco cosa vuol dire modulare la tecnologia, capire quando va a favore dell'uomo, dell'agricoltore, e quando invece magari è una dinamica che muove i soldi che dovrebbero andare in agricoltura verso altri settori, verso l'indotto. Serve anche quello. Però insomma dei pilastri che abbiamo di finanziamenti in agricoltura dobbiamo aprire gli occhi e vedere quello che realmente va all'agricoltura, e quando invece praticamente non diventiamo dei, scusate il termine brutto, dei passacarte che serviamo a muovere soldi dall'agricoltura all'industria metalmeccanica. Quindi ecco, queste sono le riflessioni. Quindi ben venga tutto il lavoro che viene fatto di valorizzazione praticamente delle persone, questi giovani, non solo i giovani, che siano informati, che siano educati a prendere delle decisioni. Attenzione anche a quello, perché consulenza, se è consulenza nel suo vero nome della parola, significa consigliare, cioè dare all'agricoltore un'informazione in più che lo aiuti a prendere decisioni. Purtroppo consulenza alle volte si è risolta invece in una direzione da remoto. L'agricoltore viene allo stesso tempo esautorato dal prendere delle decisioni perché c'è una centralina e un algoritmo che ti indica quando fare delle operazioni. Giusto? Sbagliato? È chiaro che io conosco la mia territorialità, se sono un bravo agricoltore so in qualche modo utilizzare le informazioni che mi vengono da questi sistemi, che poi però devo adattare al mio microclima, al mio territorio. Quindi insomma vogliamo fare un qualcosa contro tendenza, CIA si differenzia rispetto ad altri per questo praticamente, perché in qualche modo diamo più valore alle persone, all'uomo, quindi alle volte riconsideriamo, facciamo un passo indietro per farne magari due avanti. Ecco, questa è un po' la mentalità, e quindi magari va in contrasto alle volte con quello che è stato detto in precedenza, però insomma l'input che darei a Giuseppe, Fabio, che ho il piacere di conoscere in particolare Giuseppe per la prima volta da 2 anni che sono presidente CIA Umbria, e vi ringrazio e buon lavoro. Grazie Roberto. Come vede, dottore, anche ci sono tante opinioni, no, diverse, tante vedute, però secondo me poi alla fine convergono tutte verso lo stesso obiettivo, che è quello comunque di migliorare le condizioni in cui lavorano queste aziende agricole, biologiche naturalmente, e l'attività che svolgono sicuramente in tanti casi è molto faticosa rispetto a quello che devono portare avanti. E io darei la parola a una giovane, Laura Sette, che è qua, e così anche lei ci racconta le cose, no? Giovanissima, giovane imprenditrice. Giovanissima. Prego. Grazie a voi, grazie per aver creato questa assemblea, grazie soprattutto a Enrico Calentini che comunque mi ha fatto entrare nell'aggia. Mi presento, sono Laura Sette e vengo dall'Aquila, allevo 75 fattrici, tutte di razza Scerole. Vendo carne, sto aprendo un punto vendita a settembre, appunto nel mio paese, vicino l'Aquila. E mi sento già bio, sarò brevissima, mi sento già bio perché comunque facendo parte di Classifarm limito gli antibiotici sui miei animali, a cui voglio bene più di me stessa, e comunque non uso né erbicidi né pesticidi, lavoro a sodo e comunque già mi sento bio. Ho conosciuto il signor Fabio quando mi ha fatto il corso poco tempo fa e per questo mi sono anche innamorata del biologico e vorrei iniziare. No. E per questo sono...
Sono interessata ad entrarci, voglio iniziare e spero che a breve sarò una di voi. Grazie. Grazie Laura, perdonaci la battuta, ma era assolutamente davvero una battuta. Io darei la parola a qualcun altro prima delle conclusioni di questa mattinata. Alessandro, che Fabrizio anche, che poco fa non ho nominato. Naturalmente anche il vostro parere e contributo è benvenuto ai nostri lavori, quindi se volete il palco è qua ed è tutto vostro. Fabrizio, poi Alessandro, dai, tanto abbiamo anche altri 10 minuti e poi andiamo alle conclusioni, di cui si scusa che... Ah no, c'è anche Matteo, sì, che ha chiesto di intervenire. Scusami Matteo. Buongiorno a tutti, io sono Fabrizio Cardellini, presidente Anabio Marche, agricoltore libero professionista. Sono un po' emozionato, non sono abituato a parlare in pubblico. Sono stati dei bellissimi interventi, molto centrati. Mi volevo agganciare all'intervento di Luca Bianchi, perché mi sembra che manca solo un piccolo anello molto importante. Noi abbiamo un numero di aziende agricole abbastanza basso e tenderà con la modalità contributiva un po' a ridurre. Per fare in modo che il bio e le aziende agricole normali, secondo il mio modesto punto di vista, mantenga o aumenti, comunque continui la modalità agricola italiana, che è una tradizione molto importante. Il Made in Italy è fondamentale per l'Europa, per l'Italia, per tutto il mondo, diciamo. Siamo ben visti e valorizzati, diciamo. La cosa più importante, a mio avviso, per fare in modo che gli imprenditori agricoli siano sostenuti, è fondamentale la formazione, informazione, quindi dargli degli strumenti che creano degli input innovativi. Ma la cosa più importante in 30 anni di attività nel bio, se mi posso permettere, è la mancanza di informazione del cittadino, ovvero, a mio avviso, quasi il 50% degli italiani, scusate, quasi il 50% degli italiani, forse più, non sa cosa è il biologico. Quando si parla di bio, di cosa si tratta? Ovvero, parlo schietto e molto maccheronico, le persone sono concentrate solo sull'attività agricola, solo sulla produzione. Dal mio punto di vista di tecnico, di agricoltore, la parte agricola è la parte minima. Il problema non è produrre, è vendere. Il problema non è avere un prodotto sano in agricoltura, ma avere un prodotto sano trasformato nella distribuzione, che può essere piccola o grande. La filiera aiuta, la grande distribuzione può aiutare, però le criticità più grandi sono nella trasporto, conservazione, trasformazione del prodotto e non tanto e non solo nel reparto agricolo. Quindi, a mio avviso, la cosa molto importante e il motivo per cui il prodotto italiano, il prodotto biologico, scusate, deve essere valorizzato è perché ci sono tanti sacrifici in più e quindi il cittadino, per fare in modo che lo acquisti, deve sapere anche di cosa si tratta. Spiegando al cittadino cosa significa biologico, che effetti positivi, parliamo al plurale, ha il prodotto bio, un prodotto sano, un prodotto naturale, un prodotto il più vicino a chilometro zero, se vogliamo abbassarci un attimino di livello, ma non di qualità. E
informare il cittadino del beneficio che ha il prodotto italiano, locale e nostrano. L'Italia è il paese più controllato della Comunità Europea. I prodotti che vengono usati in Italia sono molto più restrittivi rispetto alla Comunità Europea. Adesso non è questo nel modo, nel posto, per parlare di queste cose, però per salvare gli agricoltori bisogna divulgare al massimo cosa fanno gli agricoltori, cosa fa la CIA, cosa fanno i tecnici, perché non è un baraccone, cioè, voglio dire, c'è un movimento dietro di tante persone che lavorano per costruire, per salvare un indotto non da poco. Scusate. E grazie per tutti gli interventi, grazie a tutti. Grazie. Grazie. Alessandro, impicciatore dell'Abruzzo. Poi non so se Nicolina vuole intervenire e gli diamo volentieri la parola. Va bene. Buongiorno a tutti, un saluto ai presenti e un saluto soprattutto a chi ci sta seguendo da casa. Penso che il lavoro che sta portando avanti il presidente De Noia insieme un po' a tutto al consiglio, al consiglio intero di Anabio CIA nazionale, un ottimo lavoro. Ecco, siamo presenti all'interno di Federbio con molta più, diciamo, visibilità e i risultati si cominciano anche a vedere. È una grandissima occasione questa della possibilità di dare agli operatori la possibilità di fare formazione, di fare consulenza. Io da operatore che ormai diciamo all'incirca una ventina d'anni che sono all'interno del settore biologico, ho avuto non grosse opportunità di partecipare a corsi di formazione proprio specifico sul settore biologico. Mi sono sempre dovuto un po' interessare da solo, quindi all'interno di CIA e di Anabio, anche con il grosso contributo di Agricoltura a Vita, è una grossa opportunità. Quindi io cerchiamo di spronare le nostre aziende, i nostri giovani, sia in Abruzzo e anche in altre regioni. Formazione, quindi informazione, consulenza e promozione. Dobbiamo cercare di fare uno sforzo in più per quanto riguarda la promozione, perché sappiamo tutti che il prodotto biologico, la stragrande maggioranza della produzione tira molto all'estero, ma dobbiamo dare anche la possibilità, anche in Italia, di consumare un po' di più i prodotti bio e di dare a quelle aziende meno strutturate di poter commercializzare i prodotti che riescono a produrre con purtroppo tante difficoltà. Noi avremo modo nel prossimo settembre, il 18 settembre, di fare anche l'assemblea in Abruzzo, dove ci sarà la presenza di tutta Anabio nazionale, quindi l'invito è rivolto un po' a tutti e c'è l'occasione che ci seguirà anche il sottosegretario Luigi Deramo, e quindi credo che anche in quell'occasione di ribadire queste nostre posizioni. Grazie. Grazie Alessandro. Matteo Ansanelli, direttore di Agricoltura e Vita, per anche lui una comunicazione sulle attività che si stanno svolgendo. Sì, volevo cogliere questa occasione intanto per ringraziare Anabio per l'opportunità di continuare a collaborare. Ovviamente, diciamo, mi tocca, per chi non mi conosce, fare anche outing, perché io sono stato giovane agricoltore biologico e non essendo più nessuna di queste cose, il primo amore non si scorda mai, diciamo, ho avuto l'opportunità di continuare a seguire ciò per la quale, insomma, le cose alle quali sono particolarmente appassionato. Allora, noi intanto dobbiamo dire che sulla la collaborazione con Anabio, diciamo così, siamo in continuità. Chi ha preceduto, Marchini,
Sposicchi, che hanno preceduto il Presidente De Noia e Fabio Chessa, abbiamo con loro, diciamo, sempre mantenuto un fil rouge, no? Col progetto Profila, quello appunto sulle proteine per la filiera avicola, con la Federico II abbiamo, diciamo, avuto una bellissima collaborazione, e quindi, diciamo, in quel caso come ente di ricerca, perché l'Associazione Agricoltura e Vita è ente nazionale di formazione e ricerca. Noi coordiniamo gli enti di formazione che svolgono la loro attività sul territorio nazionale, ma siamo anche ente di ricerca e quindi ci spendiamo anche per questa componente. E quindi aspettiamo con ansia anche i prossimi bandi sulla ricerca, perché appunto sono prossimi e quindi insomma ritorneremo, insomma questa è un po', diciamo così, una minaccia quasi che facciamo al Ministero. Volevo, diciamo, spendere qualche minuto su questo progetto che stiamo facendo con il Ministero, che ritengo particolarmente interessante, nel quale abbiamo voluto introdurre alcuni elementi nuovi. Uno degli elementi nuovi si chiama coaching per l'innovazione. Cioè, che cosa abbiamo immaginato? Al di là dell'attività appunto della prima formazione che abbiamo chiamato appunto così, per soprattutto favorire coloro che non conoscevano bene l'agricoltura biologica, quindi introdurli. Laura Setter è un esempio, lei è stata nostra, diciamo, allieva appunto in questa prima parte informativa, ma adesso vorremmo iniziare una parte nella quale quello che il presidente di Age, Enrico Galentini, ci ha fatto vedere, cioè andare nei centri di ricerca, eccetera, in realtà nasconde un'idea, non è tanto soltanto conoscere i centri di ricerca, ma entrare in un percorso che si definisce di coprogettazione, di co-creazione. Cioè vogliamo, come dire, fare un salto di qualità rispetto al tema dell'innovazione, della introduzione dell'innovazione, ma anche della creazione di innovazione. Spesso il Presidente Francia l'ha detto, cioè abbiamo aziende che fanno delle cose straordinarie ma che non conosciamo e che tra l'altro farebbe molto piacere anche agli stessi ricercatori conoscere. E poi c'è un tema che secondo me va ricordato sempre, cioè noi viviamo in un paese nel quale immaginiamo che tutto debba svolgersi all'interno di una regione, no? Con i PSR, oggi CSR, eccetera. Ma in realtà la conoscenza non c'ha confini. Quindi come noi superiamo quei confini che consentono all'agricoltore delle Marche di poter approfondire meglio la tematica, per esempio, delle sementi adatte a territori più aridi, perché magari anche nelle Marche comincia a piovere di meno, oppure, diciamo, a sapere meglio come gestire le piante arboree in collegamento col fabbisogno in freddo. No, che argomento questo, diciamo così, ignoto a molti, ma che molti devono sapere che la mancanza del raggiungimento del fabbisogno in freddo, cioè un certo numero di ore di freddo, determina un disordine della fioritura e quindi la raccolta. E questo riguarda tutte le piante fruttifere. E beh, per fare questo noi dobbiamo portare gli agricoltori, i ricercatori a conoscersi, a scambiarsi informazioni, ma fuori anche dai propri confini regionali. E lo scopo, diciamo così, uno degli obiettivi che abbiamo dato proprio a questo progetto di Anabio è quello di favorire questo, quindi di consentire a un agricoltore bio di una regione di andare a trovare dei centri di ricerca fuori dalla sua regione. E questo normalmente non si fa, non si può fare. Sperimentiamo qualcosa di nuovo, lo vedremo insieme, cioè, ovviamente ci assumiamo il rischio, no, di questa cosa, spero però anche che potremo cogliere anche i vantaggi di tutto questo. Dietro c'è un modello che è il modello europeo, che è quello dell'Agricultural Knowledge Innovation System, meglio noto come ACIS, EICIS, ECAIS, ognuno poi lo chiama come gli pare, ma è come noi ci muoviamo rispetto ai trend più nuovi. Potremmo allargarci oltre, potremmo ragionare che forse l'innovazione e la ricerca, per come la definisce l'OCSE, è qualcosa che magari non è stato mai svolto in un certo territorio, ma è svolto da decenni in altri. Quindi se noi andiamo all'origine della definizione dell'innovazione, più cose sappiamo e più probabilmente possiamo immetterle nei processi produttivi. Vedete, l'agricoltura una volta era un'attività residuale e infatti nelle famiglie agricole l'agricoltore la faceva quello che non voleva fare medicina, che non voleva fare il medico, che non voleva fare il notaio. È cambiato, non è più così. Oggi l'agricoltore, l'imprenditore agricolo deve fare quello più bravo, perché il livello di conoscenza e di innovazione che va messo nel processo produttivo è cresciuto tantissimo
Cioè noi parliamo di agricoltura ad alta intensità di capitale, ad alta intensità di lavoro, cominciamo a parlare di agricoltura ad alta intensità di conoscenza. E questo è il salto di qualità che deve fare l'agricoltura, sia nella dimensione del cambiamento climatico, non soltanto i fatti estremi, ma anche 2-3 gradi di temperatura media che cambiano, fa sì che noi le cultivar che abbiamo usato fino ad oggi non ne possiamo usare più, ne dovremmo usare altre. E quindi dove andiamo a cercare? Prima di andare a crearle, dovremmo conoscere il catalogo di tutte le varietà esistenti, che sono migliaia. Abbiamo un paese che per fortuna, per clima, per distanza, diciamo per latitudine, abbiamo una ricchezza da questo punto di vista enorme. E abbiamo anche delle strutture, il CREA per esempio, che ci dà veramente, diciamo così, è un braccio forte, come diceva il Presidente Francia, è una struttura pubblica che alla fine ricerca con fini pubblici, che noi sosteniamo, cioè noi siamo assolutamente a favore della ricerca pubblica. Non a caso abbiamo siglato quell'accordo di collaborazione. Quindi detto questo, è l'invito che faccio agli agricoltori biologici che sono qui in sala e quelli che ci seguono da remoto, adesso e dopo, perché questa assemblea è su YouTube, quindi molti la seguiranno anche in differita. Chiedete informazioni ad Anabio, quindi a Fabio Chessa, al Presidente De Noia, per poter partecipare a queste iniziative di coaching dell'innovazione che svolgeremo in punti diversi del Paese, perché questo vi darà la possibilità di ampliare le vostre conoscenze. Noi abbiamo, ovviamente, siamo un'associazione di persone. Qualcuno prima parlava dell'umanizzazione o della disumanizzazione dell'agricoltura. Noi siamo un'associazione di persone, è chiaro che noi lavoriamo sulle persone, quindi la conoscenza è la ricchezza che possiamo dare alle persone. Quindi questo è il nostro approccio, la nostra filosofia da sempre. Chiedete informazioni, prenotatevi anche, perché vi daremo un calendario. L'altro sottoprodotto, passatemi questa brutta cosa, di questo progetto è che Anabio ha creato una rete. Noi abbiamo fatto la formazione a distanza, ma abbiamo anche fatto i gruppi di WhatsApp in cui diamo delle comunicazioni, questo gruppo sarà fuso, diventerà una comunità. Beh, questa è la premessa, per esempio, per poter immaginare in un futuro neanche tanto lontano altra progettualità, per esempio, legata alle filiere, per esempio legata alla promozione, per esempio legata ad iniziative che mettono insieme le persone. Quindi lo scopo delle associazioni è mettere insieme le persone. Questo è lo scopo primario. Dopodiché, detto questo, è chiaro che, diciamo così, la progettualità potrà riuscire meglio, peggio, eccetera, ma insomma nasconde questo fine. Ecco, quindi c'è un progetto, ci saranno delle azioni che saranno fatte, rendicontate e quant'altro, ma in realtà sappiate, e ci piace insomma dirvelo, visto che appunto siamo in un consesso anche pubblico, che le finalità, diciamo, forse travalicano quelli che erano gli obiettivi dichiarati del progetto, vanno oltre. Oltre ai ringraziamenti ad Anabio, mi corre il ringraziamento alla collega che non è presente e che probabilmente poi ascolterà questa comunicazione, che si chiama Pina Savoca, che è, diciamo così, la collega che ci ha aiutato e che ci aiuterà ancora nell'impresa appunto di scrittura, di rendiconto di questa attività. Associazione Agricoltura e Vita ha seguito da decenni, posso dire, Anabio, perché probabilmente, forse, questa idea dell'innovazione, della ricerca, della formazione, che nell'attualità ha connesso anche più fortemente i giovani, perché appunto io per esempio seguo sia l'ente di formazione e ricerca che l'associazione dei giovani, quindi ci ha voluto concentrare in questi, diciamo, ambiti l'innovazione, credo che possa, come dire, essere quel laboratorio di innovazione a beneficio e dell'associazione e degli agricoltori, non soltanto i giovani, ma di tutti gli agricoltori. Grazie. Grazie Matteo. Dottoressa Canali del Ministero, grazie, prego. Buongiorno a tutti, mi presento brevemente, faccio parte della squadra, come giustamente ha definita la dottoressa Mastromarino, sono una consulente giuridica presso il MASAF. Volevo soltanto in realtà dare una comunicazione di servizio e ho sentito molto spesso parlare stamattina di condivisione delle conoscenze, di ricerca, anche del ruolo del CREA, e quindi ci tenevo a dirvi, poiché io per incarico dell'ufficio mi occupo
molto addentro dei distretti biologici. Volevo comunicarvi, se già non lo sapete, che il Ministero ha incaricato il CREA già più di un anno fa di preparare una piattaforma per l'acquisizione e poi la futura divulgazione delle buone pratiche all'interno dei distretti biologici. E quindi abbiamo spinto molto questo progetto perché riteniamo fondamentale che intanto l'impulso del distretto biologico, ma poi l'attività degli operatori che fanno parte di tutti i personaggi che danno vita al distretto biologico, affinché le buone pratiche dei diversi distretti, quindi su tutto il territorio nazionale, vengano diciamo a conoscenza e possano essere condivise, perché per tutti i ragionamenti che sono stati fatti ottimamente questa mattina è molto importante per la crescita della produzione biologica, dell'agricoltura biologica e anche della conoscenza di che cos'è il biologico, perché tutti noi che facciamo il biologico, almeno io mi sento dire spesso, ma esiste il biologico? Cioè persone profane, persone che non conoscono quasi nulla, che vanno magari al supermercato e comprano il prodotto col marchietto verde, con la fogliolina verde, e dicono sì vabbè io l'ho preso, ma esiste? Allora tutte queste buone pratiche che sono la ricchezza anche, no, di tutte le nostre attività produttive devono essere diciamo conosciute e divulgate, e il Ministero in questo sta avviando e vuole dare un grosso impulso, perché poi queste buone pratiche, una volta che il CREA le avrà poi diciamo elaborate rese leggibili, diciamo saranno oggetto di incontri, di convegni, di scambio, ma anche pubblicate sul sito ufficiale del Ministero. Quindi ecco, era una comunicazione che ci tenevo a darvi. Vi ringrazio dell'attenzione. Grazie, allora ci avviamo al termine della nostra prima parte di questa assemblea, quella parte pubblica, e quindi la parola al Presidente Giuseppe De Noia per le sue conclusioni. Prego, Presidente. Grazie Fabio. No, io ci tengo a dire una cosa. Tra le tante attività che facciamo in CIA, facciamo anche formazione, noi diciamo dirigenti. E, una delle ultime che ho fatto, diciamo grazie a Matteo, prevedeva tra le tante cose, diciamo, anche il linguaggio del corpo. Siccome io nasco principalmente come imprenditore agricolo, cioè io ho un'azienda agricola, olivicola, vitivinicola, e noi come imprenditori agricoli normalmente, diciamo, siamo abituati intanto ad indossare poco la camicia, però quando le indossiamo siamo abituati a tirarci su le maniche perché siamo abituati a lavorare e ho capito in questa assemblea che, diciamo, evidentemente il lavoro fatto è poco. Ne dobbiamo fare ancora di più, caro Fabio, caro Matteo, caro Enrico e Stefano, ne dobbiamo fare ancora di più e quindi dobbiamo sollevare ancora di più le maniche delle nostre camicie e correre ancora di più, anche perché adesso arrivo, diciamo, anche ad una conclusione di questa mattina. Diciamo, gli argomenti posti sono tanti e quindi c'è tanto da fare. Luca, il concetto di multifunzionalità, io l'ho sempre condiviso, l'ho sempre abbracciato dai tempi di quando abbiamo costituito l'AGIA nel lontano 2000. È importante questo concetto perché lega le attività imprenditoriali a quelle che sono la valorizzazione anche delle aree interne, e quindi la valorizzazione di quelle aree che rischiano di essere abbandonate e che attraverso l'agricoltura biologica ci consentono di conservare la biodiversità, ci consente la salvaguardia, la tutela, la valorizzazione dei nostri territori. E riflettiamo un po' quello che è successo durante il periodo pandemico. Sotto il profilo psicologico, gli esseri umani a livello mondiale
hanno attraversato un periodo buio della storia dell'umanità. Che cosa è successo quando c'è stato il libera tutti, quando ecco, si è scoperto il vaccino, quando abbiamo fatto ricorso alla scienza? Si è scoperto che l'essere umano voleva e andava alla ricerca di un benessere psicofisico, mentale, e quindi ha cominciato a rivalorizzare quelli che sono i sistemi territoriali. E quindi la presenza dell'agricoltore nel suo concetto multifunzionale ha reso questo benessere psicofisico reale, tangibile, è stato toccato dagli esseri umani. Io ho visto in molte zone d'Italia riprendere a praticare quelle aree interne che sono state nuovamente valorizzate. E quindi che ben venga quanto detto da Luca, ed evidentemente è uno sforzo, ed ecco perché dobbiamo alzarci le maniche e lavorare di più. Dobbiamo imprimere maggior impulso a questo concetto di multifunzionalità legato all'agricoltura biologica, legato alle filiere corte, legato a quelli che sono i nostri concetti di sviluppo dell'agricoltura e quindi della spesa in campagna. E quindi che ben venga l'aggregazione non solo sotto il concetto, così come diceva Matteo, del benchmarking, che ben venga il benchmarking, cioè i punti forti, le potenzialità di un territorio, trasferirle in un altro e viceversa, perché questo ci consente non solo di far crescere le nostre aziende agricole, ma ci fa crescere anche come organizzazione, far crescere la nostra rappresentatività, la nostra forza di rappresentanza. E quindi anche la visione del coaching dell'innovazione che ben venga, e lo dobbiamo fare nostro a 360 gradi. Roberto, più marchi. Adesso si parla di un ulteriore marchio. Il concetto per il quale ci siamo sforzati di dare un indirizzo al Ministero è stato quello dell'uniformità, cioè un unico marchio che rappresenti quello che è l'intero settore biologico, perché molto spesso già i due marchi che ci sono creano delle confusioni. Però sono d'accordo con te quando tu dici dobbiamo semplificare però l'etichetta, perché ci mettiamo tante di quelle informazioni che molto spesso magari creiamo anche una situazione di perplessità nel consumatore finale. E quindi, diciamo, il tema del marchio unico noi l'abbiamo pensato insieme anche alle altre associazioni come un momento di standardizzazione, in modo tale che l'Italia biologica si va a definire con un marchio unico per tutti. Ovviamente poi ognuno con, diciamo, delle peculiarità anche territoriali che mette in evidenza la territorialità, e quindi mi ricollego al concetto anche di valorizzazione delle aree interne, non solo delle aree normali. La diminuzione dei giovani in agricoltura. Effettivamente c'è questo problema, Enrico, c'è questo problema. Evidentemente dobbiamo aprire una riflessione molto più profonda. Nella mia zona abbiamo fatto anche delle riunioni con i giovani e un giovane mi ha fatto riflettere tanto in una delle riflessioni che io poi porto con me come bagaglio di crescita, come bagaglio di... E questo giovane mi diceva: Presidente, se io alla fine dell'anno tiro una linea tra le entrate e le uscite e non mi ritrovo nulla, dimmi come faccio a portare avanti l'azienda di famiglia, l'azienda di papà, l'azienda di mio nonno, famiglie agricole di generazioni.
perché effettivamente stiamo vivendo un momento particolare, un momento, io prima l'ho chiamato un momento di economia di guerra che sta creando tantissimi problemi, dove vediamo i costi di produzione salire all'inverosimile e poi magari non vedere la giusta remunerazione delle nostre produzioni agricole. E quindi che ben venga, così come ha detto Fabrizio, la comunicazione ai cittadini, la sensibilizzazione ai cittadini, quello di consumare prodotti derivanti da produzione biologica, ma anche da filiere corte, aziendali di filiere biologiche, perché probabilmente quel sistema, quel raggiungere il consumatore finale dal nostro campo alla tavola, quindi il concetto del farm to fork, evidentemente è quello che porta maggior valore aggiunto alle aziende e quindi consente al giovane di rimanere insediato in agricoltura. Ma per rimanere insediato il giovane in agricoltura c'è bisogno anche di una sburocratizzazione del settore agricolo. Se si considerano che mediamente dietro il sistema burocratico un'azienda agricola normalmente consuma mediamente dai 60 ai 90 giorni solo per il disbrigo delle varie pratiche. E per fortuna ci sono gli uffici territoriali della nostra organizzazione che cercano di snellire questi processi di burocratizzazione che creano, ahimè, gli organismi sovraordinati. Ce lo dobbiamo dire in modo sereno, tranquillo, in modo costruttivo. E quindi che ben venga l'eliminazione dei PAP. Probabilmente quella è una strada su cui possiamo camminare, possiamo cominciare un cammino di sburocratizzazione del settore in termini generali. E quindi a questa comunicazione del consumo delle produzioni biologiche che ben venga anche il progetto del MASAF sulla comunicazione che ad un certo punto si è interrotto e che magari, dottoressa, con l'aiuto di tutti quanti noi cerchiamo di rimetterlo in pista, cerchiamo di dargli di nuovo vento in modo tale, ecco, da sensibilizzare i consumi delle produzioni biologiche, ma io dico non solo delle produzioni biologiche, ma le produzioni proprio delle aziende agricole. Alessandro, è la squadra che sta funzionando, è la squadra che ci ha consentito anche in Federbio di avere il giusto riconoscimento che evidentemente spettava ad Ana Biocia. Ana Biocia ricopre il ruolo di vice coordinatore dei soci produttori. Siamo riusciti anche ad avere la nostra rappresentanza all'interno della presidenza, del comitato di presidenza di Federbio. Evidentemente la squadra sta facendo un buon lavoro. Poi c'è il presidente che magari è la sintesi della squadra, ma Fabrizio e Alessandro è la squadra che sta funzionando. Evidentemente dobbiamo strutturarci meglio perché tra le altre cose, Fabio, aiutami, siamo tutti nuovi, compreso te, o sbaglio? La squadra è completamente nuova e quindi evidentemente abbiamo bisogno ancora più di strutturarci, però io ritengo che si sta facendo un buon lavoro. Lo dobbiamo fare però ancora meglio, lo dobbiamo fare ancora meglio e dobbiamo mettere ancora di più al centro le politiche delle nostre aziende agricole biologiche, al centro della nostra politica sindacale. Concludo. Dottoressa Mastromarino, noi siamo con lei, noi siamo con lei. Se il lavoro da svolgere nei prossimi anni è quello che lei ha ben rappresentato questa mattina
nell'auditorium Giuseppe Avoglio di C Agricoltori Italiani, noi ci stiamo. Siamo pronti a lavorare insieme in modo costruttivo, magari ci saranno momenti anche di confronto serrato, ma quello serve a far crescere noi e magari a far crescere, diciamo, il settore nella direzione politico-sindacale che noi intendiamo che debba crescere. Perché su tutto c'è solo un concetto. E su questo penso che Enrico, Stefano e tutti quanti i presenti in sala, ma anche chi è collegato in video streaming, siano d'accordo. L'azienda agricola deve fare reddito. Se l'azienda agricola non fa reddito, si abbandonano i territori, viene meno il concetto di multifunzionalità e le aree interne aumenteranno, perché anche quelle normali diventeranno interne se verrà meno la mancanza del custode dei territori, che è l'agricoltore. Grazie. Bene, io vi ringrazio naturalmente, ringrazio il Presidente, ringrazio la dottoressa Mastromarino, la dottoressa Canali e ringrazio tutti voi naturalmente per essere stati qui presenti oggi. Alcuni vengono da lontano e a maggior ragione li ringrazio ancora di più. Noi adesso facciamo un breve break, mangiamo qualcosa insieme, sia pure in maniera frugale, dopodiché invece con i delegati dell'Assemblea ANABIO-CIA proseguiremo i lavori per un'oretta circa per gli adempimenti che abbiamo da fare come Assemblea Nazionale riguardo gli adempimenti statutari, in particolare con l'approvazione del bilancio, le comunicazioni del Presidente e altre varie se ci saranno da discutere ulteriori. Quindi io vi ringrazio davvero ancora di cuore e adesso ci vedremo qua dietro che siamo comunque tutti un altro po' tutti insieme. Grazie ancora.